la parola all'Avvocato Placanica. Presidente, sì, chiedo scusa un attimo all'Avvocato Placanica, era rimasta in sospeso dall'udienza del 29 settembre, Presidente, perché la difesa di Giuliano aveva depositato degli atti. Allora io deposito il provvedimento di iscrizione con l'estratto delle singole specifiche imputazioni per cui il Giuliano è stato iscritto. Quindi l'iscrizione al modello 21? Esattamente, l'iscrizione sì, quindi sul il Pubblico Ministero produce documentazione riguardante l'iscrizione al modello 21 del signor Giuliano in replica alle argomentazioni svolte dalla sua difesa e questa documentazione viene quindi allegata a verbale. Prego, Avvocato Placanica. Presidente, non ho interrotto prima l'appello. Prego. Il signor Vincenzo Senese, unitamente allo scrivente, nomina questa mattina l'avvocato Lavinia Lucaroni, che è una mia collega di studio e che poi interverrà prima di me perché, come ho cercato di anticipare, al Tribunale la posizione è molto complessa e lunga e quindi ci siamo divisi in due il compito di ricostruirla. Quindi se vuole... Sì, allora, signor Senese Vincenzo, ha sentito il suo difensore, Avvocato Placanica, lei quindi conferma anche la nomina dell'Avvocato Placanica e dell'Avvocato Lavinia Lucaroni. Bene, grazie. Va bene, prego, Avvocato Placanica. Comincio io in realtà, Presidente, prego, Avvocato Lucaroni, precedendo scusi. l'Avvocato Placanica. No, è che ero intenta a prendere appunti più che a guardarmi. Diciamo che, insomma, il distinguo è abbastanza evidente. Grazie, bene, Presidente. prego, allora, io, come vi rappresentava l'Avvocato Placanica, lo procederò per quanto riguarda la posizione di Vincenzo Senese. Come voi sapete, Vincenzo Senese nell'ambito di questo procedimento è chiamato a rispondere di più capi di incolpazione, però prima di affrontare nel concreto le contestazioni che sono elevate al signor Senese, parliamo appunto di Senese Vincenzo classe 77, ai singoli capi di incolpazione, io ritengo opportuno e fondamentale trattare due tematiche che a mio avviso sono trasversali e che interesseranno poi tutti i capi di incolpazione che vengono elevati nei confronti del signor Vincenzo Senese. Sono infatti dei temi che anche il Pubblico Ministero ha affrontato all'inizio della propria requisitoria, proprio a dimostrazione del valore fondamentale che hanno queste tematiche ai fini della ricostruzione di tutte le condotte rilevanti nell'ambito di questo procedimento. Faccio segnatamente riferimento al tema dello spessore criminale di Michele e per quanto riguarda più strettamente questa difesa di Vincenzo Senese, che è stato tema appunto affrontato dall'ufficio di procura nel corso della requisitoria, e a mio avviso un'altra tematica fondamentale che intendo trattare preliminarmente all'esame dei singoli capi di incolpazione è quella della contestazione che come vedrete appunto è contestata in relazione a tutti i capi di incolpazione elevati nei confronti del signor Senese Vincenzo, dell'agevolazione mafiosa, ovvero dell'aver agito con il precipuo fine di agevolare l'attività, così appunto leggo testualmente dal capo di imputazione, dell'associazione di tipo mafioso denominata Camorra con articolazioni territoriali operanti oltre che in Campania, a Roma e nelle regioni settentrionali. Ora, perché è importante trattare questi temi non è difficile comprenderlo. Particolarmente rilevante a mio avviso è il tema dello spessore criminale anche rispetto a tutte quelle contestazioni di autoriciclaggio che sono elevate in questo procedimento. Perché voi vedete, noi nell'ambito di questo procedimento ci troviamo dinanzi a contestazioni di autoriciclaggio che a mio avviso si discostano da quella che è la contestazione tipica di un reato di riciclaggio, di ricettazione, di reimpiego. Perché nell'ambito delle contestazioni relative a questo tipo di reati noi siamo abituati a trovarci di fronte una chiara e precisa individuazione del reato presupposto. Il reato presupposto che anche quando non è individuabile in tutti i suoi elementi costitutivi, in realtà è agevolmente riconducibile ad un preciso contesto spazio-temporale. Ebbene, questo nell'ambito di questo procedimento noi non lo abbiamo.
Perché se voi vedete, rispetto a tutte le contestazioni di autoriciclaggio che sono elevate nei confronti di Senese Vincenzo, noi abbiamo una locuzione di apertura che è sempre la medesima, ovvero quella di aver accumulato senza giustificazione e illecitamente, con una terminologia che in realtà ricorda più che altro il procedimento di prevenzione, ma non l'accertamento necessario e imprescindibile che deve avere luogo nel processo penale, quindi ingenti somme di denaro provenienti anche, e guardate, questa congiunzione per me è una congiunzione massimamente importante, perché è una congiunzione coordinativa che mi fa capire l'assoluta indeterminatezza del capo di incolpazione. Cioè, le condotte criminose già sono indicate genericamente, si parla genericamente di delitti di traffico di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e usura. Ma quell'anche, cioè quali sono le condotte ulteriori rispetto a queste? Non sono minimamente nucleate né nel capo di incolpazione e né tantomeno emergeranno a seguito dell'attività istruttoria. Quindi a mio avviso si è voluto utilizzare surrettiziamente l'argomento dello spessore criminale di determinati soggetti che sono coinvolti in questo procedimento per, tappare questa lacuna sia del capo di imputazione che dell'attività investigativa. Ma è un'operazione innanzitutto inammissibile, perché lo dicevo tutt'al più è un'operazione che ha determinate condizioni poi che qui non sono rispettate, è tipica del procedimento di prevenzione, ma non dell'accertamento penale che deve avvenire nell'ambito di un dibattimento. Quindi, nonostante noi contestiamo la legittimità a prescindere di questo metodo, ci confronteremo tuttavia con questo metodo e andremo a analizzare da qui a breve lo spessore criminale preteso di Vincenzo Senese, che vedremo che poi è tutto fuorché spessore criminale. Un ulteriore tema, fondamentale è, a mio avviso, quello della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. Questo perché il riconoscimento di questa aggravante, che vi ripeto è contestata in relazione a tutte le incolpazioni elevate nei confronti di Senese Vincenzo, ma quello che più mi stupisce è che viene contestata anche a tutti i soggetti che entrano in contatto con Senese Vincenzo, a prescindere poi da un accertamento effettivo della consapevolezza in capo ai medesimi, come se per osmosi questa aggravante, che a mio avviso non sussiste principalmente nei confronti di Senese Vincenzo, possa trasmigrare, nonostante la sua natura squisitamente e pacificamente soggettiva. Più difese vi hanno citato la sentenza delle sezioni unite che riconosce pacificamente la natura soggettiva di questa circostanza aggravante, quindi come se per osmosi potesse trasmettersi a tutti i soggetti che entrano in contatto con Senese Vincenzo. E in realtà, rispetto a questa circostanza aggravante, noi abbiamo un primo dato con cui non possiamo non confrontarci e con cui, a mio sommesso avviso, la Procura ha mancato compiutamente di confrontarsi. Faccio riferimento al provvedimento del Tribunale del riesame, il quale ha annullato le ordinanze genetiche della misura emesse nei confronti di più imputati nell'alveo di questo processo, riconoscendo appunto l'assenza di gravità indiziaria rispetto all'aggravante in esame. Dice innanzitutto il Tribunale del riesame: io vedo innanzitutto una discrasia fra quella che è la contestazione, l'abbiamo evocata poco fa, che fa riferimento alla camorra latamente intesa, e quelli che sono invece gli argomenti che mi vengono valorizzati dal GIP, perché il GIP invece nell'ambito dell'ordinanza genetica della misura ha valorizzato elementi che non fanno riferimento alla camorra latamente intesa, ma fanno riferimento a un ipotetico, e che tale rimarrà, lo vedremo da qui a breve, gruppo facente riferimento a Michele Senese. Quindi un primo problema c'è tra la correlazione della contestazione e gli elementi che vengono invece portati per valorizzare la fondatezza di questa contestazione. Dice ancora il Tribunale del riesame: prendo atto del fatto che sia stata emessa la sentenza Pagnozzi, sentenza che vi è stata richiamata anche in sede di requisitoria dal pubblico ministero, ma la sentenza Pagnozzi non afferma minimamente l'attività di Michele Senese nell'ambito degli stupefacenti. Anzi, la sentenza Pagnozzi alle pagine 231 e 232, faccio riferimento alla sentenza emessa nel procedimento Camorra Capitale
dalla Corte d'Appello di Roma, terza sezione, quindi alla sentenza d'appello poi confermata dalla Cassazione messa nell'ambito di questo procedimento, mi dice che non c'è assolutamente la prova che vi sia stata una fusione fra un gruppo ipotetico che fa riferimento a Michele Senese, che vedremo poi non esiste questo gruppo attivo nel settore degli stupefacenti, e il clan Pagnozzi. Quindi in realtà la stessa sentenza che vi richiama la Procura è una sentenza che smentisce la possibilità di riconoscere una circostanza aggravante di questo tipo. Ancora, dice il Tribunale del riesame, in realtà noi abbiamo una lacuna investigativa enorme, perché questo fantomatico gruppo facente capo a Michele Senese non viene individuato né rispetto agli aderenti, né rispetto all'organigramma, né rispetto alle attività, al programma di questa associazione. E vedete, l'attività istruttoria che noi abbiamo svolto in questo processo in realtà ha dato ulteriore forza a quelle che erano state le valutazioni del riesame, perché in realtà gli unici collaboratori di giustizia che hanno parlato di un gruppo facente capo a Michele Senese attivo nel settore degli stupefacenti sono stati poi smentiti dagli stessi testimoni del relato che loro avevano individuato. È venuto qui davanti a noi il collaboratore di giustizia Cassia. Cassia ci ha detto: io ho preso da 2 soggetti, identificati poi in Gentile Maurizio e Restuccia Giuseppe, che con base Quadraro c'era un gruppo che faceva riferimento a Michele Senese attivo nel settore degli stupefacenti. I testimoni di riferimento sono venuti qui davanti a noi e dopo aver definito il Cassia come soggetto assolutamente inattendibile, dedito all'uso di sostanze stupefacenti, in particolare di eroina, dicono: noi con il Cassia non abbiamo mai avuto un'interlocuzione di questo tipo. Stesso discorso per Salvatore Giuliano. Salvatore Giuliano, collaboratore di giustizia, viene qui davanti a noi e ci dice: io avevo intenzione di estendere per il mio clan il traffico degli stupefacenti nel territorio di Roma e apprendo da tale De Angelis Gennaro che dovevo confrontarmi con Michele Senese, che era attivo a Roma nel settore degli stupefacenti. Mai vero, perché poi verrà qui De Angelis Gennaro e dirà: io con questo signore non ho mai interloquito, non ho mai avuto un simile discorso. Quindi in realtà l'ipotesi investigativa della sussistenza di un gruppo attivo nel settore degli stupefacenti facente capo a Michele Senese è un'ipotesi che non trova riscontro, ma non trova riscontro in primo luogo in forza di quelle allegazioni investigative che vi sono state portate dal pubblico ministero, perché i collaboratori di giustizia vengono smentiti dai loro testimoni di riferimento. E la prova provata che non sia possibile riconoscere alcun gruppo, in realtà voi l'avete nella stessa contestazione che noi abbiamo davanti agli occhi, perché nella contestazione di questo processo non c'è una contestazione associativa, neppure in forma di 416 semplice. Quindi a fortiori non possono ritenersi che comprovate all'esito dell'attività istruttoria dibattimentale quelle determinazioni che avevano condotto il Tribunale del riesame ad escludere la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. Ancora, il profilo, dicevamo, dello spessore criminale di Senese Vincenzo. Io, rileggendo le trascrizioni della requisitoria del pubblico ministero, vedo che il pubblico ministero definisce Senese Vincenzo come soggetto di un profilo criminale significativo che lo vede particolarmente addentro nella gestione degli affari connessi al traffico di droga ed anche coinvolto in azioni volte a sottrarre il patrimonio accumulato alle aggressioni ablatorie. Bene, prendo il casellario giudiziale di Senese Vincenzo che voi avete agli atti e vedo che Senese Vincenzo è gravato di un'unica condanna in materia di stupefacenti, una condanna risalente al 1998 per fatti commessi in quello stesso anno. Senese Vincenzo nel 1998 aveva 21 anni ed è stato condannato alla pena di 11 mesi di reclusione e 5 milioni di lire di multa. Questo è il soggetto addentro al mercato degli stupefacenti, un soggetto gravato da un'unica pendenza non associativa, è un'ipotesi di 73, peraltro è quell'ipotesi in realtà di cui vi ha parlato Daniele Caroccia nel corso del proprio esame, quindi un'ipotesi veramente tenue.
Seguono poi ulteriori condanne definitive per questi reati, li elenco velocemente: rissa, furto semplice, 4 mesi di reclusione, lesioni. Nulla più. Nulla più. Questo è lo spessore criminale di Senese Vincenzo. Senese Vincenzo, che è stato definito, non me ne vorrà Senese Vincenzo, ma diciamo è stata una definizione utilizzata in termini a lui favorevoli, quindi non credo che potrà aversene, da De Angelis Gennaro, che ha conosciuto Vincenzo Senese in carcere come un mezzo scemo. Ma appunto mezzo scemo in senso buono, perché lo spiega questo mezzo scemo, dice non era un soggetto abituato ad ambienti criminali, era un soggetto che in carcere non si sapeva comportare. Addirittura la madre mi ha chiesto di stargli dietro, di controllarlo, perché aveva paura che potesse succedergli qualcosa. Ripeto, questo è il criminale Vincenzo Senese di cui noi stiamo parlando. E vedete, di suggestioni nell'ambito di questo processo ce ne sono tante, tantissime. Io ho ascoltato con attenzione la requisitoria del pubblico ministero, che è iniziata con quella frase attribuita ad Alessandro Presutti in cui appunto si commenta che Senese sarebbe il capo di Roma. Suggestione estrema, perché viene qui in dibattimento Orecchio e dice sì, effettivamente noi acquisiamo quell'intercettazione da un altro procedimento e già nella stessa trascrizione dell'intercettazione si dà atto che Alessandro Presutti stava leggendo un articolo di giornale. Lo dice Orecchio, c'è nella trascrizione della telefonata acquisita dall'altro procedimento. Quindi quel commento non è farina del sacco di Presutti, quel commento non è un commento, ma è la lettura di un articolo di giornale. Un'altra suggestione, ve ne potrei dire 1000, ma mi contengo. Abbiamo sentito qui in dibattimento Orsini, il collaboratore di giustizia Giancarlo Orsini, che con un'espressione teatrale definisce di aver avuto un incontro con Michele Senese, mi è rimasto impresso, lo ricordo ancora da quando ha reso proprio la dichiarazione, senza nemmeno rileggere le trascrizioni, stile Gomorra, quindi un'immagine super teatrale, super suggestiva. Ma ci vogliamo chiedere qual è l'attendibilità di Giancarlo Orsini? Giancarlo Orsini è un collaboratore di giustizia che nel corso della sua collaborazione ha accusato di crimini gravissimi tantissimi soggetti, tutti assolti in via definitiva. Per l'omicidio di Meo, Giancarlo Orsini ha accusato Elvis Demce e Carlo Gentile, assolti in via definitiva. Per l'omicidio Corvini, Orsini ha accusato Massimiliano Prosperi, assolto. Giancarlo Orsini è stato sentito recentemente anche nel processo Gamba Curta che si è svolto dinanzi al Tribunale di Roma, quarta sezione, presidente Palmisano, e in quel contesto aveva accusato i soliti Demce e Gentile di rapina, che sono stati assolti. Non ho capito, in quel contesto aveva accusato? Sempre, sono quei due soggetti che già aveva accusato precedentemente di omicidio in un differente procedimento, qui li accusa di rapina. E questi soggetti sono sempre Elvis Demce e Carlo Gentile e sono stati assolti. Accusa nell'ambito sempre del procedimento Gamba Curta, da poco definito appunto dal Tribunale di Roma, quarta sezione, anche ad esempio Marco De Sogus, un ulteriore soggetto di rapina assolto. Accusa Daniele Alberti della detenzione, mi sembra, di 1 chilogrammo di cocaina, assolto anche quest'ultimo. Sempre dalla quarta sezione. Sempre dalla quarta sezione, è un unico procedimento questo. Sono assistiti dell'avvocato Placanica, per questo io conosco le vicende giudiziarie di questi soggetti. E nell'ambito di questa sentenza la Presidente Palmisano definirà la personalità dell'Orsini come una personalità egocentrica che tende a restituire un narrato eroico della propria vicenda criminale. Ecco l'immagine stile Gomorra da dove viene, perché stiamo parlando appunto di un soggetto egocentrico che riferisce delle sue vicende criminali, dei suoi trascorsi criminali, come se stesse parlando di un film. Quindi io l'invito che rivolgo a questo Tribunale, e mi rendo conto che è un invito che sarà sicuramente raccolto e anzi quasi superfluo, perché il Tribunale è stato sempre molto attento, ha dedicato tempo e spazio a questa istruttoria dibattimentale.
Quindi l'invito che io vi rivolgo è quello di valutare effettivamente il materiale probatorio che è acquisito agli atti di questo processo, al netto di tutte quelle suggestioni che vi sono state rappresentate, al netto di quelle ipotesi investigative che poi si è dimostrato in sede di istruttoria che non hanno raggiunto il livello di prova. Ora, il primo capo di incolpazione che viene elevato nei confronti di Senese Vincenzo è un'ipotesi di autoriciclaggio descritta al capo 1 di incolpazione in concorso con Senese Michele, perché dopo aver, e qui la locuzione cui facevo prima riferimento, dopo aver accumulato senza giustificazione illecitamente ingenti somme di denaro provenienti anche dalla commissione di quei vari delitti individuati in via assolutamente generica, delitti di traffico di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e usura, trasferivano a mezzo bonifico bancario la somma di 35.000 euro che veniva trasferita dal conto della Roma Nice SRL sul conto corrente della Revolution Car 2016 SRL e poi utilizzata per l'acquisto di una Mercedes GLC, dissimulando la reale natura della operazione, indicando una causale fittizia, in questo modo ostacolando l'individuazione della provenienza di questa somma. Allora, il primo problema che ha questo capo di imputazione, come vi dicevo, a mio avviso, è un deficit enorme di determinatezza. Perché, vedete, tra l'altro, nel momento in cui io voglio ispirarmi al sistema delle misure di prevenzione, io devo individuare anche quei reati tra quelli per cui Senese Vincenzo è stato condannato, fra quelli che vi ho indicato poco fa nel casellario, quali sono i reati produttivi di quella ricchezza che giustificherebbe la sperequazione fra il reddito di Vincenzo Senese dichiarato e il suo tenore di vita. Parliamo di rissa, lesioni di un'ipotesi del 98 di cessione di sostanza stupefacente. Dov'è il reato produttivo di lucro? Dove sono queste ingiustificate sostanze che Senese Vincenzo decide di reimpiegare? Ma in realtà rispetto a questo capo di incolpazione è emerso pianamente dall'attività di istruttoria dibattimentale che questa somma di 35.000 euro non deriva dai reati che sono individuati nel capo di incolpazione. Ve lo dice per primo il maresciallo Recchio nel corso della propria escussione. Questa è un'operazione la cui genesi noi non abbiamo accertato, perché l'attività di indagine comincia proprio a marzo del 2017, quindi la genesi di questa operazione commerciale non viene dagli inquirenti ricostruita. Emerge però dalle conversazioni che quell'importo di 35.000 euro era un importo che originava dalla vendita di una precedente vettura. Quale vettura? Dice in prima battuta il maresciallo Recchio, noi non siamo stati in grado di ricostruirlo. La vettura in questione è stata ricostruita, in realtà è stata individuata con la produzione documentale che vi ha fatto l'avvocato Tognozzi per la produzione di presutti. Si parla appunto di un Audi A4, rispetto alla quale vi sono stati allegati tutti i bonifici e i pagamenti effettuati dai soggetti terzi acquirenti che hanno acquistato questa vettura e che hanno quindi fornito questo importo di 35.000 euro. I 35.000 euro non vengono dall'usura, non vengono dal traffico degli stupefacenti, vengono dall'attività lavorativa dell'avvocato Sannipoli e della moglie Maria Innocenzi, che sono gli intestatari della vettura Audi A4. E che sia così ve lo riconosce anche lo stesso pubblico ministero, che all'udienza del 15 settembre vi deposita la richiesta di rinvio a giudizio, dice il pubblico ministero come fatto storico relativo all'esistenza di questa richiesta di rinvio a giudizio, essendo un'allegazione documentale non poteva essere altrimenti, non è certo quella la prova dell'intestazione fittizia, la richiesta di rinvio a giudizio, e appunto vi produce questa richiesta di rinvio a giudizio relativa a un'ipotesi di intestazione fittizia rispetto a questa vettura Audi A4 nei confronti di Celano Dino, intestatario formale fittizio, e Senese Vincenzo, titolare invece effettivo della vettura. Questa è l'ipotesi accusatoria. Allora qui abbiamo un primo problema,
perché laddove voi doveste emettere una sentenza di condanna per il capo 1 dell'imputazione, valorizzando quella richiesta di rinvio a giudizio, ci sarebbe sicuramente un deficit di correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente nullità ai sensi dell'articolo 522 della sentenza in quella parte. Perché è pacifico che il fatto storico è differente. Il fatto storico rappresentato dal pubblico ministero in sede di requisitoria è differente rispetto a quello che viene descritto nel capo 1 di incolpazione. Il pubblico ministero avrebbe dovuto modificare il capo di incolpazione ai sensi dell'articolo 516. Noi difesa avremmo avuto innumerevoli possibilità, poteva essere scelto un rito alternativo, avremmo potuto indicare 10 testimoni per smentire l'intestazione fittizia, ma questo non lo abbiamo potuto fare, perché il pubblico ministero non ha modificato l'imputazione, ha semplicemente versato agli atti la richiesta di rinvio a giudizio e noi non siamo stati posti nelle condizioni di difenderci. E come vi ricordava l'avvocato Tognozzi, questo è un principio che viene riconosciuto dalla CEDU. Articolo 6, paragrafo 3, lettere A e B. L'imputato deve essere messo nel più breve tempo possibile nelle condizioni di poter esercitare pienamente la propria difesa, essendo messo a conoscenza di tutti gli elementi a suo carico. Il Tribunale, quindi, ravvisando una differenza del fatto storico, guardate, la Corte europea in realtà sancisce che questa possibilità dovrebbe in realtà sussistere anche quando c'è una diversità della qualificazione giuridica del fatto addirittura. Ma in questo caso non parliamo di qualificazione giuridica, in questo caso è proprio il fatto storico descritto nell'imputazione che per stessa ammissione del pubblico ministero non è come è stato descritto originariamente nell'imputazione. Quindi io qui rispetto al capo 1 dovrei fermarmi, però riteniamo che anche l'intestazione fittizia, che a questo punto diventa il nuovo reato presupposto della contestazione di autoriciclaggio di cui al capo 1, meriti di essere affrontato. In primo luogo perché non c'è la minima prova dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia. Voi sapete meglio di me che l'intestazione ad un terzo soggetto a fronte di un reale proprietario differente è un'operazione civilisticamente consentita che diventa penalmente rilevante nel momento in cui la finalità a titolo, parliamo di un dolo massimamente stringente, perché è dolo specifico e a livello di intensità è dolo intenzionale. Io devo aver agito al precipuo fine di eludere una misura di prevenzione patrimoniale oppure di agevolare commissione di delitti di riciclaggio. A parte che in questo caso il pubblico ministero individua in via cumulativa le due finalità e già questo mi determina un deficit di determinatezza, scusate il gioco di parole, tangibile, perché appunto o lo faccio per eludere l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale o per agevolare compiutamente una condotta di riciclaggio. Ma rispetto appunto al dolo di elusione di una misura di prevenzione patrimoniale, in realtà i presupposti che indica il pubblico ministero sono presupposti che non consentono affatto di giungere a questa conclusione. Anche in questo caso la giurisprudenza ci dice che non è necessario che il procedimento di prevenzione sia pendente nel momento dell'azione materiale dell'intestazione, ma è necessario che vi siano elementi concreti da cui poter desumere il fondato timore che il soggetto tema un'aggressione patrimoniale ai propri beni. Ebbene, questi elementi vengono indicati dal pubblico ministero con il fatto che Senese Vincenzo sarebbe già sottoposto al procedimento penale numero 18932 del 2005 per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori. Da quel procedimento, che infatti voi non troverete nel casellario giudiziale di Vincenzo Senese, per la contestazione associativa Vincenzo Senese verrà assolto. Quindi stiamo parlando di una sentenza di assoluzione e del fatto che Vincenzo Senese sia stato già oggetto di provvedimento di sequestro connessi all'applicazione di misure di prevenzione a carattere patrimoniale. Vi prego di porgere attenzione al numero di questo procedimento, numero 3094 delle misure di prevenzione. Nel 94 Vincenzo Senese aveva 17 anni. Dubito quindi che siano
potute essere valorizzate nell'ambito di questo procedimento delle condotte illecite attribuibili a Vincenzo Senese, che giustificherebbero poi l'adozione di questa misura di prevenzione. Quindi, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, a mio avviso, non può dirsi affatto raggiunta la prova, ma in realtà in via ancor più evidente quello che manca, e la prova di quello che vi sto per dire lo troverete nella stessa produzione documentale che vi ha fatto l'avvocato Tognozzi, è proprio la prova dell'intestazione di quella vettura a Celano Dino. Perché vedete, in realtà quella vettura, quell'Audi A4, non è stata mai intestata a Celano Dino. In realtà ve lo hanno spiegato sia Presutti in sede del suo esame, sia Celano Dino nel corso delle dichiarazioni spontanee. Quando si importa una vettura dalla Germania, in virtù di un regolamento risalente al 1993 in essere tra Italia e Germania, la società che commercia autovetture può acquistare la macchina e la fattura a quel punto che viene emessa dalla società tedesca vale come titolo di proprietà della vettura. Quindi nel momento in cui la Revolution Car compra l'Audi A4, la fattura consente l'individuazione nella società, non in Celano Dino, della titolarità dell'Audi A4. A quel momento viene montata sulla vettura una targa doganale temporanea, che viene chiamata targa Zoll, e con quella targa la macchina può entrare in Italia con dei documenti di trasporto che non sono definitivi, ma sono temporanei. Sono il Brief e lo Schein. Questo anche è dato che vi è stato riportato sia da Presutti che da Celano, ma è appunto acquisibile da qualsiasi fonte aperta. E quindi in realtà Celano è intestatario della targa prova, non della vettura. Ma a che titolo? A titolo di soggetto responsabile commerciale della Revolution Car che si è recato in Germania a ritirare la vettura. E infatti, se voi prendete e lo avete agli atti, la visura al PRA effettuata sull'Audi A4, Celano Dino non compare tra gli intestatari dell'Audi A4. Celano Dino non è mai stato proprietario dell'Audi A4. La prima iscrizione su questa Audi A4 è della signora Maria Innocenzi. Quindi, al di là dell'elemento soggettivo, anche l'elemento materiale dell'intestazione fittizia non può dirsi integrato, perché in realtà non c'è nessuna intestazione di questa vettura nei confronti di Celano Dino. Andiamo avanti ad analizzare il capo di imputazione. La materialità della condotta di autoriciclaggio sarebbe rappresentata da questo trasferimento dei 35.000 euro impiegato poi nell'acquisto della Mercedes GLC. Né Senese Vincenzo né Senese Michele, tantomeno che a quel tempo era detenuto, possono operare sui conti né della Romanais né della Revolution Car. Questo è pacifico. Il pubblico ministero, si capisce poi dai capi successivi, parla in realtà di messa a disposizione di questi conti correnti. Ma come può parlarsi di messa a disposizione a fronte di un'unica operazione commerciale? Noi abbiamo fra la Revolution Car e Senese Vincenzo, al netto della operazione dell'Audi A4 che non è stata ricostruita dagli organi inquirenti, rispetto alla quale non sono state accertate le modalità di acquisto dell'Audi A4, un'unica operazione, quella della vettura Mercedes GLC, operazione perfetta, perché noi abbiamo i bonifici che partono dalla Revolution Car e arrivano alla società di diritto tedesco che è la Mama, bonifici per una quantità di operazioni che eccedono di gran lunga quella della singola vendita della Mercedes GLC, quindi vi era un rapporto continuativo che prescindeva totalmente da Senese Vincenzo tra la Revolution Car 2016 e la società di diritto tedesco. Nel momento in cui si fa il controllo su strada della Mercedes GLC ad opera della Polizia Stradale di Viterbo, viene rinvenuta la fattura, da cui si ricava l'importo della GLC. Quindi questa è un'operazione perfetta, in cui ci sono i bonifici, c'è la fattura e il flusso del denaro è perfettamente ricostruibile. Quindi una costruzione che quantomeno mal si concilia con una contestazione di autoriciclaggio. Proseguo nell'esame dei capi di imputazione, ritenendo che rispetto al capo 1
manchi in realtà proprio la materialità del delitto di autoriciclaggio, sia rispetto all'individuazione del reato presupposto che rispetto alla condotta di impiego di queste somme, di questi 35.000 euro, che in ogni caso non hanno provenienza illecita. Velocemente sul capo 6, che è un'ipotesi di intestazione fittizia, perché qui ritengo di potermi richiamare a quelle che sono le valutazioni in punto di elemento soggettivo che ho appena svolto, perché gli elementi da cui il pubblico ministero ricava il dolo di elusione in capo a Senese Vincenzo sono sempre il procedimento penale 18932 del 2005, dal quale Vincenzo Senese è stato assolto, e la misura di prevenzione risalente al 1994. Seguono poi una serie di capi di imputazione sempre per contestazioni di autoriciclaggio. Parlo dei capi 7, 8, 9 e 10 dell'incolpazione, che attengono ai rapporti fra Senese Vincenzo e due imprenditori attivi nel settore dell'abbigliamento, segnatamente Papa Bernardo e Barretta Massimiliano, attraverso le società BEM SRL e BMD Moda SRL. Diciamo che queste imputazioni possono essere raggruppate in relazione agli affari che vengono prospettati in particolare dall'imprenditore Barretta Massimiliano a Vincenzo Senese. Di prospettazione è lecito parlare, perché in realtà poi, al di là della prospettazione, vedremo che vi sono elementi considerevoli sulla scorta dei quali poter ritenere che queste operazioni non sono mai state poi effettivamente perfezionate nei termini che venivano rappresentati, almeno inizialmente, a Vincenzo Senese. Quindi i capi 7 e 8 farebbero riferimento all'impiego di una somma complessivamente di 200.000 euro, la quale avrebbe dovuto, ripeto, il condizionale è d'obbligo, essere utilizzata da Barretta nell'acquisto di una partita di capi d'abbigliamento a marchio Colmar. Il capo 9 invece si riferisce ad un'ulteriore dazione di 210.000 euro, li quantifica il capo di incolpazione. In realtà, almeno da quanto ci dichiara lo stesso Barretta, la somma sarebbe di 200.000 euro impiegati nell'acquisto di una partita di capi d'abbigliamento a marchio di Square, e il capo 10 dell'imputazione invece attiene ad un ulteriore affare prospettato sempre dal Barretta a Senese Vincenzo per una somma complessiva di 57.000 euro. Anche qui in realtà la cifra emergerà in termini differenti all'esito dell'attività dell'istruttoria dibattimentale, perché in realtà spiega Barretta che 40.000 o 42.000 euro, questo non è certo, perché Barretta in alcuni punti indica un importo, in altri indica un importo differente. Comunque poniamo i 42.000 euro sono effettivamente, dice Barretta, consegnati da Senese Vincenzo per essere impiegati in questo affare. La somma invece di 15.000 euro non gli viene consegnata da Senese Vincenzo, è in realtà riferibile a un diverso rapporto con Sorrentino, Antonio, però spiega il Barretta: Sorrentino non mi ha mai versato materialmente questa somma, quindi di autoriciclaggio di questi 15.000 euro non possiamo neppure in via astratta parlare, perché in realtà questi 15.000 euro sono stati scomputati da un precedente debito che aveva Barretta, non sappiamo per quali ragioni, con il Sorrentino. Quindi proprio materialmente dell'autoriciclaggio di 15.000 euro non possiamo parlare. Ancora, rispetto poi alle contestazioni di cui ai capi 7 e 8, in realtà in relazione a questa operazione di impiego di questi 200.000 euro viene elevata anche una contestazione di usura nei confronti di Senese Vincenzo, perché si ritiene che a fronte, questa è l'imputazione, della dazione di questi 200.000 euro, in realtà poi Senese Vincenzo abbia ottenuto la promessa e l'effettiva dazione, questo dice il capo di incolpazione, di interessi mensili superiori al tasso di legge. Ora, rispetto a questi capi di imputazione, io ritengo appunto che un primo problema sia sempre quello di individuare concretamente e con sufficiente determinatezza la provenienza illecita delle somme impiegate. E in realtà non ritengo, al di là delle considerazioni che abbiamo già affrontato e sono state già espresse,
che si possa fare affidamento in un'ipotetica ricostruzione della provenienza delittuosa di queste somme alle suggestioni, alle ipotesi del signor Barretta. Questo perché? Allora, lo stesso Barretta, nell'ambito del proprio esame, spiega di aver conosciuto Senese Vincenzo tramite il Papa, di aver ricercato Senese Vincenzo perché aveva bisogno di una persona che potesse investire in determinati affari, in quanto lui non aveva la liquidità economica per sostenere questi affari. E in realtà Senese Vincenzo, quando incontra per la prima volta Barretta, non ha alcuna intenzione di cominciare degli affari, di investire con il Barretta. Barretta è sostanzialmente parente, potremmo dire, di Senese Vincenzo, hanno uno zio in comune, Gaglione Antonio. E la madre del Senese Vincenzo aveva messo in guardia Senese Vincenzo, comunque era un fatto noto in famiglia, della scarsa affidabilità dei Barretta generalmente intesi. Quindi sostanzialmente Vincenzo Senese, quando incontra Barretta, non vuole affatto investire con questo imprenditore. Accetta di procedere a questa operazione solo perché è convinto da Papa Bernardo, che si offre di fare di garante, a condizione però dell'effettivo arrivo di questa merce, di questi giubbini Colmar, in relazione ai quali venivano appunto effettuate le dazioni. Ebbene, con riferimento quindi a questa ipotesi, abbiamo accertato all'esito dell'esame del Barretta e dell'attività di istruttoria dibattimentale che non era Senese Vincenzo a ricercare il Barretta, che veniva messo in contatto con il Barretta dal Papa a fronte di un investimento. Il Papa ci spiega che lui conosceva Senese Vincenzo come soggetto attivo nel settore dell'abbigliamento e in realtà questo dato ci sarà poi riscontrato in seguito e lo approfondiremo più avanti anche all'esito dell'esame di Sorrentino, Antonio e di Vestiti Giancarlo, e quindi è in questi termini che nasce il rapporto. Ed è in questi termini quindi che vengono effettuate queste dazioni al precipuo scopo che le somme versate vengano comunque utilizzate per l'acquisto di queste partite di merce. E in realtà poi vedremo che per stessa ammissione dello stesso Barretta gli investimenti effettuati da Senese Vincenzo nei suoi confronti non sono utilizzati per quei motivi, per quegli affari che venivano inizialmente prospettati. Vado rapidamente scorrendo le dichiarazioni del Barretta. A pagina 43 delle trascrizioni del 14 giugno 2021, Barretta ammette che dei primi 100.000 euro ricevuti da Senese Vincenzo, 35.000 euro sono stati utilizzati per coprire un proprio debito, 15.000 euro non specifica la destinazione che hanno avuto, solo 50.000 euro sono stati effettivamente corrisposti alla società serba Bora Sport per l'acquisto e la finalizzazione quindi dell'affare Colmar. Sorte non dissimile ha avuto anche la seconda dazione, quella contestata al capo 8 dell'incolpazione. Ci dice Barretta, siamo a pagina 57 delle trascrizioni del 14 giugno, che anche questi 100.000 sono utilizzati in parte come acconto e per il resto sono utilizzati per coprire i debiti che aveva il Barretta. Siamo a pagina 166, sempre delle trascrizioni del 14 giugno. All'esito del controesame, Barretta ammette che anche i 40.000 euro ricevuti da ultimo da Senese Vincenzo non vengono utilizzati per l'affare prospettato, ma vengono utilizzati per ripianare le sofferenze debitorie della società del Barretta. Tecnicamente, in realtà, neppure i 210.000 euro contestati al capo 9 dell'imputazione saranno utilizzati per l'acquisto della partita di Squared, perché ce lo dice Barretta, ce lo dice la compagna del Barretta, la signora Pezzini, per effettuare quell'acquisto verrà utilizzato un finanziamento Unicredit. Lo stesso Barretta nel corso del proprio esame quantifica all'esito del rapporto con Senese Vincenzo il proprio debito nei confronti di quest'ultimo nella somma di 140-150.000 euro.
In realtà in una conversazione che vi cito è la conversazione di cui al progressivo 24 del 24 gennaio RIT 370 del 2018, rifacendo i calcoli di quanto Barretta doveva a Senese, viene individuato l'importo di 163.000 euro. E guardate, questo è importante anche per valutare il preteso spessore criminale di Senese Vincenzo. Senese Vincenzo, criminale così come vi è stato rappresentato, ha un credito di 163.000 euro nei confronti di un soggetto e cosa fa? Assolutamente niente. Anzi, in realtà, come vi dirà Sorrentino poi nel corso del proprio esame, va da Sorrentino Antonio e piange disperato perché non riesce a recuperare queste somme e Barretta non porta avanti, non conclude, non finalizza l'affare. E guardate, rispetto a questa imputazione è fondamentale anche quello che Barretta vi rappresenta rispetto all'origine di quest'affare, perché Barretta ammette, siamo a pagina 142 delle trascrizioni sempre del 14 giugno, che l'investimento dei Colmar viene prospettato a Senese come un'operazione che avrebbe trovato definizione in un tempo molto esiguo, si parla di 40 giorni, di un paio di mesi, proprio perché i Colmar sono una merce agevolmente liquidabile. Quindi dice: non ti preoccupare, investi questi soldi, ma vedrai che a breve li riavrai con un guadagno ben maggiore. E in realtà qui c'è già l'inganno, perché lui era già consapevole che quei soldi non li avrebbe potuti utilizzare per acquistare questi giubbini, perché prima avrebbe dovuto ripianare le sue sofferenze. E la prova che questi giubbini non siano stati mai acquistati voi la avete perché, diciamo, dei 3.600 giubbini che avrebbero dovuto essere acquistati con i 200.000 euro, si ha evidenza di 695 giubbini. Dirà il Papa, peraltro non consegnati a me, perché io di questi giubbini non ho visto neanche l'ombra. E vi è un dato ulteriore che comunque conferma la malafede del Barretta, a mio avviso, perché nell'ambito di una telefonata, è quella del 19 dicembre 2017, progressivo 7522, RIT 5003 del 2017, Sorrentino Antonio, parlando con Papa, dice: guarda che Barretta ha chiesto anche a noi i soldi per i Colmar. Quindi Barretta per questo investimento coinvolge Senese, coinvolge Sorrentino e Vestiti e non restituisce sostanzialmente il denaro a nessuno. Quindi, delineato in questi termini il fatto materiale, io ritengo che manchi anche in questo caso l'elemento oggettivo del delitto di autoriciclaggio, perché quando in realtà le somme non sono impiegate in un'attività speculativa, ma vengono utilizzate dal Barretta, celando poi questo effettivo impiego al Senese, per ripianare i suoi debiti, in realtà manca l'elemento oggettivo del reato. Potremmo tutt'al più essere nei limiti di un accordo non punibile, quindi nel perimetro di applicabilità dell'articolo 115. Ci accordiamo per fare un reato, per reimpiegare queste somme di asserita provenienza illecita, posto che a nostro avviso neppure la provenienza illecita è stata dimostrata, ma poi queste somme hanno in realtà una destinazione differente. Ma in realtà a mio avviso neanche l'accordo ci sarebbe, perché l'accordo viene fatto dal Barretta con la riserva mentale e la consapevolezza che poi quelle somme non sarebbero mai state utilizzate per realizzare gli affari prospettati. Per quanto riguarda invece la contestazione di usura, qui diciamo un primo problema è proprio dato dalla costruzione, secondo me, delle incolpazioni precedenti a cui questa contestazione di usura inerisce, perché appunto noi non abbiamo la prova dell'accordo di una pattuizione di interessi intesi quali prezzo del denaro erogato da Vincenzo Senese a Barretta Massimiliano, perché qui non stiamo in costanza di un prestito a fondo perduto, ce lo dice Barretta. In realtà qui era un investimento e io prospettavo a Vincenzo Senese dei guadagni, non pagavo il prezzo del denaro, questo è l'interesse. L'interesse è il prezzo del denaro che mi viene prestato per coprire un debito. L'interesse non c'è nell'ambito di un investimento, nell'ambito di un investimento, di un affare commerciale che si prospetta, c'è un guadagno, non un interesse.
Tra l'altro, dal dato delle intercettazioni, in realtà io ritengo che, differentemente da quanto ha dichiarato Barretta, che questi interessi venivano corrisposti mensilmente, non ci sia affatto la prova della corresponsione tutti i mesi a titolo appunto di interessi di queste somme. Nel mese di novembre, in via esemplificativa, non c'è nessuna corresponsione. Nel mese di dicembre ugualmente, e questo si evince da una telefonata, è il progressivo 18320 dell'11 dicembre 2017, RIT 1531 del 2017. 1531 il RIT? Non ho capito. Sì, il RIT è sempre quello di Vincenzo Senese, Vincenzo. 1531 del 2017. Diciamo, dal tenore di questa telefonata si capisce che a dicembre ancora né l'operazione era stata conclusa, né alcun interesse era stato versato, quantomeno per i mesi di novembre e di dicembre, se di interessi vogliamo parlare, e l'operazione assolutamente, come vi ho prima rappresentato, non era stata finalizzata. Quindi anche rispetto a questa ipotesi io non ritengo raggiunta la prova tanto del reato presupposto dell'autoriciclaggio quanto della condotta materiale del delitto di autoriciclaggio e anche appunto rispetto all'usura dell'effettivo raggiungimento di un accordo per la prestazione di interessi superiori al tasso di legge. Velocemente passo all'esame della contestazione di cui al capo 15. Quindi rimaniamo sempre nell'abbigliamento, cambiano i soggetti, non c'è più Barretta, ma vi sono Vestiti e Sorrentino. La locuzione, diciamo, di individuazione del reato presupposto non perdo più tempo perché ve l'ho ripetuto 1000 volte, quale secondo me è il problema, e la locuzione è sempre la stessa, è quella dell'accumulo senza giustificazione illecita di sostanze provenienti anche dai reati che vengono individuati nel capo di incolpazione. La somma investita in questo caso sarebbe di 300.000 euro nelle attività svolte da Vestiti Giancarlo e Sorrentino Antonio attraverso la società Starline Moda. Ora, diciamo appunto, il primo problema è sicuramente quello della mancata individuazione della provenienza delittuosa di queste somme. Ma in realtà qui è un problema che raggiunge un livello, secondo me, ancora maggiore, perché in realtà parimenti indeterminato è il momento in cui questa dazione avviene, le modalità con cui questa dazione avviene, il contesto di spazio e tempo in cui si procede alla corresponsione di questi 300.000 euro. Il pubblico ministero vi parla semplicemente di tempi diversi con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. I tempi diversi non sono individuati, le azioni esecutive del medesimo disegno criminoso nemmeno. Quello che noi riusciamo a ricostruire, e ce lo dice anche Orecchio nel corso del proprio esame, sono delle dazioni mensili che peraltro non vengono osservate direttamente ma vengono ricostruite dal maresciallo Orecchio sulla scorta del compendio captativo, che si estendono dal periodo di aprile 2017 fino all'ottobre 2017. In realtà non sono neppure tutti i mesi queste dazioni nel corso di questo periodo, ma in realtà rispetto alla genesi di queste dazioni gli inquirenti non riescono a fornire alcuna spiegazione. Una spiegazione ci viene fornita in realtà per la prima volta proprio da Sorrentino e Vestiti nel corso del proprio esame. Sorrentino e Vestiti dicono di aver conosciuto Vincenzo Senese nel 2013, quando appunto casualmente avevano incontrato Michele Senese a Milano. Michele Senese, amico di infanzia, tant'è appunto che è come se vi fosse un legame di parentela con Vestiti, abitavano nella stessa via da Fragola quando Vestiti era piccolo, e appunto Michele Senese, che vede Vestiti e Sorrentino a Milano, che sa che questi due soggetti sono attivi nel settore dell'abbigliamento e sa che il figlio anche opera in questo contesto, che cosa fa? Fa quello che farebbe qualsiasi padre. Va da Vestiti, va da Sorrentino e gli dice: potete aiutare mio figlio non a delinquere, ma a lavorare?
Tant'è che Vincenzo Senese, vogliamo dire petulante, così lo definiscono Sorrentino e Vestiti, insistente, intraprendente, quando appunto ha il biglietto delle aziende del Vestiti e del Sorrentino neppure li chiama e va a Milano e gli chiede insistentemente di poter lavorare con loro. E quello succede effettivamente, ce lo dicono Sorrentino e Vestiti. Vincenzo Senese incomincia un rapporto lavorativo con questi soggetti, compra per rivendere piccole partite di merce da questi soggetti e addirittura svolge attività di rappresentante commerciale per l'azienda di Sorrentino e di Vestiti. Al tempo l'azienda non era la Starline Moda, era la UTG SRL, tant'è che poi viene regolarizzata la sua posizione per gli anni 2013, 2014 e 2015. Veniamo alle piccole dazioni del 2017. Dicono Sorrentino e Vestiti, in realtà si trattava di acquisti di piccole partite di merci, di affari il cui guadagno veniva liquidato con cadenza pressoché mensile. E che questa non sia una valutazione estemporanea di Sorrentino e Vestiti, noi lo riscontriamo nell'ambito di una conversazione che, guardate, è una conversazione a cui Senese Vincenzo non prende minimamente parte. Quindi, diciamo, sotto questo profilo proveniente da un soggetto terzo assolutamente attendibile. 17 luglio 2017, RIT 1532 2017, progressivo 12992. E è qui Giuliano Giovanni che parla con una terza persona e gli dice: guarda, in questo periodo Senese Vincenzo fa frequenti viaggi a Milano per comprare forniture in piccoli stock da imprenditori milanesi per il valore di 3-4 mila euro. Quindi ecco descritto in una conversazione l'affare che era stato spiegato in sede di esame da Sorrentino e Vestiti. Quindi come arriviamo in realtà all'individuazione di una somma di 300.000 euro? In realtà questa somma viene indicata esclusivamente nell'ambito di una conversazione che si estende per 2 progressivi. È la conversazione del 5 giugno 2018, progressivo 920-921, RIT 2881 del 2017. È una conversazione in cui né Sorrentino e Vestiti né Senese Vincenzo partecipano, quindi in realtà è una conversazione che intercorre tra soggetti terzi che parlano degli affari di Sorrentino, Vestiti e Senese, ed è una conversazione che intercorre fra Barretta e Gaglione Antonio. E qui è Barretta che in realtà dice allo zio Gaglione Antonio: guarda, gli affari in piedi fra Senese Vincenzo e Sorrentino e Vestiti ammontano alla somma di 300.000 euro. Ricordiamoci però che in quel momento Barretta era debitore tanto di Sorrentino e di Vestiti quanto di Senese e trova in Gaglione Antonio una protezione, perché Gaglione Antonio, zio anche di Senese Vincenzo, interviene a gennaio-febbraio del 2018 e interrompe qualsiasi restituzione del Massimiliano Barretta nei confronti dei suoi creditori. Quindi, diciamo, Barretta aveva in quella conversazione tutto l'interesse a far emergere che c'era un fronte comune nei suoi confronti, avversario, per carpire la protezione dello zio Gaglione Antonio, che era zio in realtà anche di Senese Vincenzo. Quindi, in conclusione, rispetto a questa imputazione, non viene ricostruita la provenienza delittuosa delle somme. Non vengono ricostruiti i momenti, l'arco temporale nel corso dei quali questo investimento di 300.000 euro sarebbe stato realizzato. Non ritengo sufficiente in realtà il fatto estemporaneo, che pure è stato valorizzato, della circostanza che Vestiti e Sorrentino comunque hanno pagato in alcune circostanze parte delle spese odontoiatriche di Michele Senese o comunque spese legali, tra l'altro per importi assolutamente irrisori che nulla hanno a che vedere con l'importo individuato nel capo di incolpazione. Quindi non è individuato nulla, non è individuato il momento delle dazioni, non viene individuata la provenienza delittuosa delle somme corrisposte, in riferimento all'importo di 300.000 che tra l'altro è ascritto, tra le altre cose, di Barretta al solo Vincenzo, quindi non fa assolutamente riferimento ad un investimento pregresso della famiglia Senese,
non c'è appunto nessun elemento rispetto alla materialità, anche in questo caso, dell'ipotesi di autoriciclaggio. Vado velocemente ad affrontare il capo 37 dell'imputazione. Anche in questo caso siamo dinanzi ad un'ipotesi di autoriciclaggio e in questo caso si dice che appunto Senese Vincenzo, sempre avendo accumulato in quel modo che più volte abbiamo evidenziato queste sostanze illecite, avrebbe investito queste somme di denaro che non vengono quantificate, quindi qui diciamo stiamo a livello ancora superiore di indeterminatezza, non viene individuata neppure la somma investita nell'affare in contestazione. Queste somme sarebbero state utilizzate per finanziare l'avvio dell'attività di ristorazione con sede a Roma in via Tuscolana numero 969, esercitata dalla società Baffolona Burger SRL nella persona di Daniele Caroccia. E guardate, qui le fonti di prova e il compendio è davvero esiguo. Noi abbiamo una prima telefonata, è il progressivo 424, sempre sul RIT di Vincenzo Senese 1531 del 2017, del 18 marzo 2017, in cui Caroccia Daniele e Vincenzo Senese parlano effettivamente della possibilità di investire insieme nell'apertura di un ristorante. E la condizione che Senese pone per poter partecipare in questo affare è che in questo affare non sia coinvolto Fabrizio Piscitelli, che viene indicato con il nome di Lazialotto. Altra suggestione: il pubblico ministero, voi lo ricorderete, comincia l'esame di Daniele Caroccia e la prima domanda che pone a Daniele Caroccia è: lei conosce Fabrizio Piscitelli? In realtà Caroccia poi spiegherà che Fabrizio Piscitelli, che conosceva, essendo entrambi sostenitori della stessa squadra calcistica, in realtà appunto non aveva alcun ruolo, e questo emerge anche dalle intercettazioni, perché lo spiega anche nell'ambito di quella intercettazione a Vincenzo Senese. Dice: io mi sono rivolto a Fabrizio Piscitelli chiedendogli un consiglio per individuare il locale, ma in realtà poi il locale che gli individua Fabrizio Piscitelli non verrà minimamente preso in considerazione da Daniele Caroccia, quindi sgombriamo il campo anche da questa ulteriore suggestione. Segue un'ulteriore telefonata, è quella del 12 giugno 2017, RIT 1531 del 2017, progressivo 7228. In questa telefonata Caroccia dice a Senese di aver individuato il locale, di aver trovato questo locale in via Tuscolana che prevede un canone di affitto di 11.000 euro, se appunto potevano incontrarsi per andarlo a vedere. L'interesse di Senese in questo affare è talmente elevato che Senese risponde di non poter andare a vedere il locale perché doveva andare a nuotare in piscina. Quindi questo è l'interesse rispetto a questo affare di Vincenzo Senese. E badate, dopo la telefonata del 12 giugno 2017 non vi sono altre telefonate relative all'attività di ristorazione che Senese Vincenzo e Caroccia Daniele avrebbero dovuto iniziare insieme. Tant'è che lo stesso Orecchio, all'udienza del 12 marzo 2021, pagina 60, testuale, questo è Orecchio, erano delle intercettazioni telefoniche che facevano riferimento a questa idea, poi tra l'altro non perfezionata, per quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche. Quindi è il maresciallo Orecchio chi coordina tutta l'attività di indagine, chi fa tutti gli accertamenti e riferisce che in relazione a questa vicenda l'unico accertamento è stato quello delle attività tecniche di captazione, che dice: guardate, sì, era un'ipotesi investigativa, ma poi dalle stesse intercettazioni abbiamo capito che non si è fatto più nulla, che questa operazione non è stata finalizzata. E in realtà il pubblico ministero vi evoca delle conversazioni successive in cui si parla effettivamente di un rapporto di dare e avere fra Caroccia Daniele e Senese Vincenzo, ma ve lo ha spiegato perfettamente sia l'avvocato Gai per la posizione di Caroccia Daniele,
che appunto lo stesso Caroccia in sede di esame. Si tratta di soggetti che avevano un rapporto di conoscenza pluriennale perché si conoscevano fin da quando erano piccoli, e quindi Daniele Caroccia aveva chiesto un piccolo prestito di denaro a Senese Vincenzo, che aveva acconsentito ovviamente in ragione del rapporto di amicizia, e questi soldi sono stati poi restituiti nel tempo sia in parte a Vincenzo Senese che in parte alla madre di Vincenzo Senese, perché quando appunto Vincenzo Senese era fuori, e questo accadeva spesso, in realtà di prendere queste somme si occupava la signora Gaglione Raffaella, che conosceva anche lei Caroccia fin da quando era piccolo, perché amico d'infanzia del figlio. Ma vi ripeto, dalle conversazioni non emerge alcuna relazione fra questo rapporto di debito-credito e l'attività di ristorazione di Daniele Caroccia. E questo in realtà avviene e emerge lampante nell'ambito di un'ulteriore conversazione. Siamo a gennaio, il 24 gennaio del 2018, il RIT è sempre quello di Senese Vincenzo, RIT 1531 del 2017, il progressivo è il 20739. Non ho capito, avvocato, scusi, progressivo 20739. 739. Sì, è una conversazione che intercorre fra Senese Vincenzo e Elena Esposito. Vi ripeto, le tempistiche sono importanti perché il ristorante di Daniele Caroccia viene aperto da Daniele Caroccia in autonomia il settembre del 2017. Qui siamo a gennaio del 2018 e Senese Vincenzo dice alla compagna: Daniele, a fare Baffalonga vuole stare con me. E la compagna di Senese Vincenzo, Elena Esposito, risponde: scusami, ma lui il ristorante non lo tiene già aperto? Lui non dice: ma noi scusa non abbiamo già avviato un'attività imprenditoriale insieme, non abbiamo il ristorante insieme? Come va il nostro ristorante? Nulla di tutto ciò. E Senese Vincenzo dice: sì, però voleva fare un'altra cosa insieme a me, hai capito come? Qualche altra cosa con me. Quindi non dice: guarda che il ristorante anche quello ci siamo anche noi, ci sono anche io, mi interesso agli affari di questo ristorante. No, dice: c'è intenzione di fare un'altra cosa con me. Io chiedo scusa per il tenore, ma questo rende l'idea della risposta che Senese Vincenzo dà a questa riferita proposta di Daniele Caroccia. Senese Vincenzo risponde: ma chi se li incula? Questa è la volontà di Senese Vincenzo di operare in affari con Daniele Caroccia. La conversazione, lo ripeto, è quella del 24 gennaio 2018, RIT 1531 del 2017, progressivo 20739. Quindi in questo caso non solo nuovamente manca la prova della provenienza illecita delle somme impiegate, somme, lo ripeto, che non vengono neppure quantificate nel capo di incolpazione, ma in realtà abbiamo la prova provata che nessun impiego di denaro appartenente a Senese Vincenzo si è verificato rispetto al locale di via Tuscolana, che viene aperto in totale autonomia da Daniele Caroccia. E accingendomi a concludere, mancano esclusivamente i capi di incolpazione relativi alla vicenda Leone. Scusate, bevo un attimo. Allora, si tratta segnatamente dei capi dal 46 al 57 e in particolare l'ipotesi di cui al capo 46 è un'ipotesi di usura che viene contestata a Senese Vincenzo in concorso con ulteriori soggetti, perché in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso avrebbe, a fronte di prestazioni complessive per euro 130.000, ottenuto da Leone Antonio una restituzione con interessi usurari superiori al limite di legge.
Allora, innanzitutto qui diciamo che gli elementi di prova sono, oltre alle captazioni, noi abbiamo ascoltato in dibattimento Leone Antonio, abbiamo ascoltato la compagna di Leone Antonio, la signora Morgantini. E diciamo, le captazioni relative a questo capo di imputazioni diciamo, restituiscono un dato parzialmente neutro, nel senso, sicuramente attestano che ci sono stati degli incontri, questo è innegabile, fra Leone Antonio e Senese Vincenzo. Alcuni di questi incontri, dallo stesso tenore delle captazioni, risultano tesi a risolvere un rapporto di debito-credito. In realtà però la genesi di questo rapporto non viene e non appare ricostruibile sulla scorta delle captazioni, tant'è che lo stesso Recchio nel corso del proprio esame dice: qui abbiamo delle intercettazioni, in realtà però il rapporto e la genesi del rapporto di debito-credito non viene ricostruito esclusivamente sulla base delle intercettazioni, che in questo caso non sono sufficienti a ricostruire questo tipo di rapporto, ma noi poi abbiamo incrociato il dato delle intercettazioni con quello che emerge dal portato di Leone, e ovviamente Orecchio sulle dichiarazioni di Leone non poteva riferire, ma l'abbiamo ascoltato qui nel contraddittorio Leone, e in realtà è questo poi l'elemento di novità che a mio avviso può portare ad una soluzione differente da quella che era stata avallata anche dal Tribunale del riesame, perché il Tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza genetica della misura rispetto a questi episodi, non aveva l'esame in contraddittorio di Leone, da cui vedremo sono emersi dati a nostro avviso assolutamente rilevanti, non aveva l'esame in contraddittorio della compagna del Leone, la signora Carla Morgantini. Quindi le intercettazioni non sono sufficienti a ricostruire questa vicenda, ve lo dice il maresciallo Orecchio, tanto più che in alcuni casi è Leone che contatta Vincenzo Senese più volte. Io in via esemplificativa vi riporto alcune telefonate, ad esempio in realtà questi sono scambi di messaggi, sempre il RIT di Vincenzo Senese, 8 maggio 2017, progressivi da 4561 a 4568, in cui è il Leone a proporre a Senese un'operazione veloce, che in realtà Senese rifiuta, non essendo nella città di Roma. Vi sono poi conversazioni ulteriori, 22 maggio, sempre sul RIT di Vincenzo Senese, progressivo 5601, anche nel 5 giugno e il 6 giugno ci sono ulteriori conversazioni. In queste conversazioni è sempre Leone che chiede a Senese di incontrarsi. Quindi ci troveremo di fronte ad un rapporto tra, diciamo, usurato e usuraio, in cui è l'usurato che ha spasmodica volontà di incontrare il proprio usuraio. Inoltre le pretese d'azioni e restituzioni avvengono tutte in contanti, quindi noi non abbiamo un'evidenza dell'effettiva quantificazione delle dazioni e del momento in cui queste dazioni avvengono, ma dobbiamo in questo caso affidarci unicamente al portato conoscitivo del Leone. E quindi qui veniamo al tema centrale di questa vicenda, ovvero la necessità di vagliare il propalato del Leone, che rispetto a questa vicenda non può essere considerato affatto quello che si dice il testimone perfetto. Il testimone perfetto è quel soggetto che, estraneo, terzo rispetto alla vicenda, riferisce in ordine a dei fatti che non lo toccano minimamente. Qui il Leone è evidente, è pretesa persona offesa, e quindi sostanzialmente, come insegna quella giurisprudenza che nasce, diciamo, per i reati di violenza alla persona, di violenza sessuale, quando appunto l'unica fonte probatoria è il propalato della presunta persona offesa, questa va vagliata approfonditamente, e va vagliata su due livelli: sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva intrinseca del Leone e sotto il profilo della credibilità del racconto del Leone, sia a livello di coerenza intrinseca che a livello di riscontri esterni al suo narrato. Andiamo al profilo dell'attendibilità soggettiva del Leone.
Il Leone, lo dice lui stesso nel corso del proprio esame, è soggetto che all'epoca dei fatti per cui oggi procediamo era soggetto dedito a uso di sostanze stupefacenti e faceva massiccio uso di psicofarmaci. È un soggetto che psicologicamente non può essere definito stabile, perché lui stesso parla di tentativi di suicidio, di trattamenti sanitari obbligatori ai quali è stato sottoposto. È un soggetto che è gravato da molteplici precedenti penali. Voi avete acquisito all'udienza del 15 settembre scorso il casellario giudiziale del Leone. Lo stesso Leone, nel corso del proprio esame, vi dice che è stato coinvolto ed ha pendente una vicenda giudiziaria afferente ad una frode IVA per un volume di ben 6 milioni di euro. E l'accesso della Guardia di Finanza, da cui sarebbe scaturita questa contestazione per reati fiscali, ha luogo, dice lo stesso Leone, siamo a pagina 69 del verbale di udienza del 17 marzo 2021, da luglio a settembre 2017. Quindi siamo proprio nella concomitanza assoluta dei pretesi rapporti fra Leone Antonio e Senese Vincenzo. Ancora riferisce di aver avviato una società con Mirko Coppola e Stefano Ricucci, che sono stati tratti in arresto per reati finanziari del 2015. Riconosce di aver svuotato il conto del padre per un importo di 274.000 euro, apponendo la firma falsa del padre e facendo partire dei bonifici nei suoi confronti, e spiega anche, siamo a pagina 62 del verbale di udienza del 17 marzo del 2021, il meccanismo delle false fatturazioni in cui questi aveva coinvolto diversi soggetti che poi verranno individuati in sede di esame anche dalla compagna Carla Morgantini. Dice: noi sovraffatturavamo delle operazioni in modo tale che il cliente utilizzava quell'IVA maggiorata per abbattere il proprio imponibile, la somma di differenza veniva corrisposta in contanti previa trattenuta di un 10%. Guardate, il 10% è un elemento ricorrente ed è l'unico elemento che, guarda caso, Leone ricorda. E oltre a essere il tasso preteso usuraio che Leone riferisce, guarda caso, è anche la percentuale di guadagno che lui prendeva su queste operazioni per fatture inesistenti. Veniamo ora alla coerenza intrinseca di quanto vi ha dichiarato Leone. Leone nel corso del suo esame non ricorda una somma. Il pubblico ministero è costretto a fare continue contestazioni per aiutare la memoria del Leone. Vado veloce su questo e non vi annoio, però ecco, solo per farvi capire. In sede di esame Leone colloca la prima erogazione a marzo 2017 per un importo di 25.000 euro. In realtà in sede di esame, in sede di sommarie informazioni testimoniali, quantificava l'importo in 30.000 euro. Dice in sede di esame, dopo 60 giorni, quindi 60 giorni dopo rispetto al periodo di marzo, ricevo un'ulteriore dazione. A sommare informazioni testimoniali, gli ricorda il pubblico ministero, aveva riferito che in realtà altri 20.000 euro erano stati ricevuti dal medesimo sempre nel mese di marzo. Guardate, non è un esercizio di stile, non voglio annoiarvi, però nel momento in cui io ho una contestazione di usura in cui è fondamentale capire il tasso e la cadenza degli interessi, dire che ricevo una somma nell'arco dello stesso mese o 2 mesi dopo cambia e cambia notevolmente. Riferisce ancora in sede di esame di aver ricevuto 50.000 euro dopo l'estate. Invece il pubblico ministero gli contesta che in sede di sommarie informazioni testimoniali 40.000 euro li avrebbe ricevuti in realtà già a giugno. Non sa quantificare i singoli interessi corrisposti mensilmente, menziona poi un'ultima dazione di 10-15.000 euro nell'autunno del 2017. Il pubblico ministero gli ricorda che a sommarie informazioni testimoniali in realtà aveva riferito anche in ordine ad un'ulteriore dazione avvenuta a dicembre di 26.000 euro. E guardate, rispetto a queste dazioni, in realtà le captazioni restituiscono un dato che non corrisponde minimamente neppure a quanto dichiarato dal Leone a sommarie informazioni testimoniali.
perché in realtà per il mese di novembre non vi sono captazioni, per il mese di dicembre viene registrato solo un incontro che è il 15 dicembre del 2017 presso la gelateria Grom della stazione Tiburtina. Quindi voi immaginate stazione Tiburtina 15 dicembre sotto le feste, il luogo perfetto per effettuare una dazione di 14.000 euro in contanti, vista la folla verosimilmente che vi era quel giorno. Anche rispetto alla genesi del rapporto, in realtà Leone è assolutamente vago, perché in un primo momento dice: io ho sempre prospettato a Senese, ed era questa la condizione dell'investimento del Senese, che avrei utilizzato questi denari per investirli. E quando addirittura su domanda della parte civile gli dice: ma scusi, ma Senese dopo appunto questo ragguaglio iniziale, dopo queste appunto raccomandazioni iniziali di utilizzare i soldi negli investimenti, non le chiede conto di questi investimenti? Leone dà una risposta assolutamente laconica, che dimostra come in realtà ci sia tutta l'intenzione di celare quello che effettivamente è accaduto, perché risponde: ma probabilmente me l'ha chiesto, però io non mi ricordo quello che posso avergli detto in quel momento. Quindi Leone non ricorda l'entità delle dazioni, non ricorda quando queste dazioni sono percepite, non ricorda quello che dice a Senese per giustificarsi del fatto che queste somme non venivano utilizzate da Leone per gli investimenti prospettati, ma venivano utilizzate da Leone per altri scopi. Si ricorda solo che il tasso di interesse era pari al 10%, che guarda caso è il tasso di guadagno che Leone riferisce rispetto al sistema delle false fatturazioni che lui ha fatto per sua stessa ammissione fino al 2016. Veniamo ora ai riscontri esterni che vengono dati dalla compagna Morgantini. La compagna di Leone, la signora Morgantini, riferisce innanzitutto di un rapporto amicale tra Vincenzo Senese e Leone Antonio, tant'è che lei dice: io vengo a sapere di questo rapporto di debito-credito solo a marzo del 2018. Fino in quel momento non ho alcun sospetto, tanto più, dice lei, quindi sottendendo che vi sono plurimi incontri assolutamente conviviali, perché dice: noi ci incontravamo anche con la compagna di Senese Vincenzo, con la signora Esposito, quindi parla addirittura di una cena presso il ristorante Tempio di Iside, ma in realtà gli incontri conviviali saranno molteplici. E quindi descrive sostanzialmente un rapporto amicale. Rapporto amicale che emerge anche da un messaggio, quello del 7 aprile, sul RIT 1531 2017, progressivi 2100, 2101, 2104, che manda appunto Leone Antonio a Vincenzo Senese. Grazie Enzo, sei un amico, so che ti sei preoccupato, il tempo e i fatti sanciranno sempre di più la nostra amicizia e potrò dimostrare anche io che persona sono e quanto sono leale. Ti auguro un buon weekend a te e alla tua famiglia e grazie ancora per l'invito a pranzo di giovedì, che per me ha un grande significato. Quindi questo messaggio non solo ci dimostra il rapporto amicale che vi era tra Antonio Leone e Vincenzo Senese, ma ci dimostra anche che molti di quegli incontri che vengono registrati con il positioning, con le captazioni, con tutte le attività tecniche, erano in realtà degli incontri conviviali. Ancora, dice la Morgantini, quando viene interrogata sul rapporto di debito-credito che Leone aveva con Cirinnà, dice: no, io non so di prestiti fatti da Cirinnà a Leone, sono a conoscenza del fatto che facevano affari insieme. Ancora, il meccanismo delle fatture false, la Morgantini dice: io sapevo che in questo sistema aveva investito anche un esponente della famiglia Casamonica, so che nell'ambito di questo sistema delle false fatturazioni avevano investito anche 2 soggetti napoletani che con Vincenzo Senese non hanno nulla a che fare, che sono identificati con i nomi di Vincenzo e Salvatore e che avevano investito 52.000 euro in questo sistema delle false fatturazioni sempre nel 2017, quindi stiamo in costanza del rapporto con Senese e Vincenzo,
tant'è che questi due soggetti cercavano poi di rintracciare Leone Antonio nel maggio del 2018 per recuperare questa somma di 52.000 euro. Quindi sulla scorta di tutti questi elementi io non ritengo che il rapporto usurario che viene contestato al capo 46 di incolpazione possa dirsi integrato, sia perché non sono ricostruite puntualmente né le dazioni né i pretesi interessi, sia perché la prospettazione che viene fatta dallo stesso Leone e che viene ammessa dallo stesso Leone in sede di esame è quella di un investimento, e sia perché abbiamo la lettura alternativa che ci viene data dalla Morgantini, che in quel contesto temporale Leone ancora praticava quel meccanismo di frodi IVA che Leone stesso ci spiega nel corso del proprio esame, e guarda caso individua un tasso di interesse usurario che è esattamente pari al guadagno per le operazioni con le fatture inesistenti. Diciamo che quindi la mancata integrazione, a mio avviso, del delitto di usura al capo 46 travolge anche la contestazione di autoriciclaggio elevata nei confronti di Senese Vincenzo al capo 47 dell'incolpazione. In realtà, rispetto a questo capo di imputazione, io ritengo debba essere valutato anche il portato conoscitivo offerto da Barretta, perché qui si contesta appunto il reimpiego della somma di 40.000 euro che Senese, utilizzando questi soldi provento dell'usura a Leone, avrebbe dato a Massimiliano Barretta, e Massimiliano Barretta avrebbe poi utilizzato nell'ambito della VEM. In realtà, sentito quindi dibattimento, è lo stesso Massimiliano Barretta che dice: guardate, io prendo quei soldi da Leone Antonio, ma in realtà poi non li faccio miei, non li utilizzo, perché Senese Vincenzo mi chiama e io glieli vado a portare immediatamente. Quindi non sono soldi che vengono utilizzati nell'ambito della VEM. Ancora, seguono poi ai capi 48, 49 e 50 delle ipotesi si tratta di 2 estorsioni consumate e di un'estorsione tentata. In realtà, nell'ambito di tutte queste condotte estorsive contestate, lo strumento di coercizione viene individuato in termini identici. Si dice mediante violenza e minaccia, anche se non si comprende quale sia la violenza, perché comportamenti violenti nei confronti del Leone Antonio non emergono dalle captazioni, non li ha riferiti per la verità neppure Leone Antonio, e si parla poi di pressioni e vessazioni psicologiche, anche queste non individuate, dirette ad incutere timore e a sottomettere la volontà del Leone in relazione anche alle circostanze concrete collegate, si dice nel capo di imputazione, alla fama criminale del nome di Senese e dell'assoggettamento dovuto alla sua condizione di debitore sotto usura di Leone. Quindi per tutte queste contestazioni questi sarebbero gli strumenti di pressione. Ora, sul rapporto di usura abbiamo già parlato, peraltro è emerso pacificamente che Senese Vincenzo non era l'unica persona rispetto alla quale in realtà Leone aveva dei rapporti di debito-credito in piedi. Leone Antonio era soggetto che aveva rapporti di debito-credito anche con soggetti quali Cirinnà, con soggetti quali Casamonica, quindi non stiamo parlando di un soggetto che è facilmente impressionabile, passatemi questa locuzione. E rispetto alla pressione derivante dalla fama criminale del nome di Senese, guardate, nel corso delle intercettazioni, delle captazioni, voi non troverete neppure una parola spesa da Senese Vincenzo rispetto al suo nome, alla sua famiglia, utilizzata come strumento di pressione nei confronti del Leone. Ma non troverete proprio nessun riferimento a prescindere dall'utilizzo, perché Senese Vincenzo non fa mai riferimento al proprio nome, alla propria famiglia, per ottenere le utilità indicate in questi capi di imputazione.
Ancora, la prima ipotesi estorsiva fa riferimento al fatto che in più occasioni Senese Vincenzo avrebbe avuto in prestito da Leone Antonio la vettura nella disponibilità di Leone Antonio, la Jaguar di Leone Antonio. In realtà anche in questo caso vedetele le telefonate, perché sono telefonate da cui emergono toni assolutamente tranquilli. Tant'è che in più occasioni Leone non ha difficoltà a dire no, l'auto non te la presto, o a inventare scuse piuttosto. E anzi i termini con cui Leone Antonio si riferisce a Vincenzo Senese sono un tenore dei termini che rendono palese come non vi sia nessuna intimidazione. Faccio riferimento in via esemplificativa solo ad uno scambio di messaggi riportato al RIT 1531 del 2017, progressivi 5208, 5209, 5210. Ciao Enzo, a che ora ci vediamo domani per riportarti sto cacatore? Non ce la faccio più ad andare in giro con sto cancello. Questa è la domanda che Leone pone a Vincenzo Senese, che risponde: va bene verso le 11:30, 12. Ok, caro. Quindi questa sarebbe il tenore delle intimidazioni dirette da Vincenzo Senese nei confronti di Leone Antonio per ottenere la Jaguar di Leone Antonio. E queste considerazioni valgono per tutti questi capi di incolpazione e emergono in via ancor più evidente rispetto al capo 50 di incolpazione. Il capo 50 di incolpazione è una tentata estorsione che viene contestata a Senese Vincenzo in concorso con Giuliano Giovanni della somma di 250 euro. Ora, in realtà qui la conversazione che viene evidenziata dal pubblico ministero è la telefonata numero 17040 del 13 agosto, RIT 1532 del 2017, che all'evidenza è una telefonata improntata ad un tono assolutamente amicale. Vi infliggo quest'ultima lettura, ma proprio per farvi capire. Giuliano chiama Leone. Leone dice: che bello, il telefono parecchio spento, voglio riposare un po', cosa è successo? Giuliano dice: no, nulla di particolare, la verità ti ho chiamato sempre gentilmente perché io mi sono sentito con Enzo. E Leone dice: e Giuliano ancora ci mette 3 battute per elaborare la richiesta estorsiva. Niente, sto a Ischia, poi mi è finita la settimana, amichevolmente se puoi. E ancora non ha formulato la richiesta. E Leone quindi lo incalza. E Giuliano dice alla fine, finalmente: Enzo mi ha mandato 3 piotte, voglio fare un'altra settimana, e ha detto: vedi tu se era possibile, però Tony, capisci, in amicizia, se potevi 2 piotte e mezza, se potevi. Cioè questo è il tenore dell'intimidazione. Utilizza 3 se potevi, 2 amichevolmente, gentilmente. C'è un tenore che proprio non rispecchia quella che dovrebbe essere una condotta intimidatoria. Tanto più che il riferimento a Vincenzo Senese non è per dire: guarda, ho sentito Vincenzo Senese, me li devi dare. No, dice: non glieli ho potuti chiedere a Vincenzo Senese perché Vincenzo Senese già mi ha mandato 300 euro. Il resto, per favore, dammelo tu. E qui poi veramente è la risposta di Leone che è sconcertante, perché Leone ovviamente non ha difficoltà a dire: guarda, no, non posso, ma non è che dice: guarda, no, non posso perché non ho soldi, guarda, non posso perché sto in difficoltà. È il 13 agosto e dice: guarda, non posso perché sto in barca a Palmarola. Quindi questo è lo stato di bisogno di Leone Antonio, che per carità può andare anche tutte le estati in barca a Palmarola, però non stiamo parlando di un soggetto che versa in condizioni economiche difficili, un soggetto che aveva proceduto a svuotare il conto del padre per 274.000 euro, un soggetto che aveva liquidato l'immobile della madre, aveva incassato 180.000 euro e aveva fatto subito partire dei bonifici a terzi soggetti, un soggetto che lui stesso ammette di aver fatto frode IVA per 6 milioni di euro. Non possiamo credere che questo sia il profilo di un soggetto che versi in una condizione di bisogno. Rispetto ai capi 51 e 52 dell'incolpazione,
Non vi faccio perdere tempo perché su questi capi in realtà c'è un annullamento da parte del Tribunale del riesame proprio per la costruzione giuridica di questi capi. Forse, avvocato, non è anche sul 52 o mi sfugge? Dovrebbe essere solo sul 51? No, anche sul 52 è stata esclusa la gravità indiziaria perché, guardate, si tratta di somme asseritamente provento dei delitti di estorsione e di usura prima contestati, che però non vengono reinvestite, vengono semplicemente bonificate su carte prepagate. Quindi giustamente dice il Tribunale del riesame manca l'impiego in un'attività speculativa. Su questo c'è giurisprudenza pacifica che dice il fatto di fare un bonifico di una determinata somma non integra affatto quell'attività speculativa imprescindibile per la consumazione del reato di autoriciclaggio. Rimangono gli ultimi due capi di incolpazione, sono due tentate estorsioni, anche queste, e stiamo parlando dei capi 56 e 57 dell'incolpazione, sono gli ultimi. No, dico anche sul 52 c'è annullamento del Tribunale. Sì. Allora, rispetto al capo 56 la tentata estorsione sarebbe diretta a ottenere la restituzione di una somma di 120.000 euro. Dice in questo caso Leone, verso marzo 2018 io chiedo a Senese Vincenzo di darmi del tempo per restituire le somme che questi mi aveva prestato e quindi chiedo del tempo per rientrare del mio debito. A maggio 2018 verosimilmente ancora non avrà restituito, ma non le restituirà mai queste somme, quindi a maggio del 2018 vi è un incontro che si tiene a Carugate, alla presenza anche di Massimiliano Barretta e all'esito di questo incontro, a riprova della coercizione effettuata nei confronti di Leone, il pubblico ministero riporta una telefonata che la trovate nello stesso capo di incolpazione. Mentre invece appunto le modalità di pressione che si evincerebbe poi anche da questa telefonata sono sempre le stesse, ovvero l'assoggettamento dovuto alla condizione di soggetto usurato e la fama criminale del nome Senese. Su queste due condizioni non mi ripeto perché ne abbiamo già parlato. Rispetto a questa telefonata mi permetto semplicemente di rappresentarvi come si tratti di una telefonata che non intercorre fra Leone e Senese Vincenzo, ma avviene in realtà tra Barretta e Senese Vincenzo, quindi è una telefonata che non vedo come possa essere dimostrativa di un'attività di intimidazione, visto che intercorre tra soggetti differenti tra i titolari del rapporto di debito-credito, ma in realtà è una conversazione dal tenore assolutamente vago. Si capisce che neppure in questo incontro Leone ha versato alcunché e che ha preso tempo, e Barretta commenta dicendo: io penso che non ce la fa nemmeno giovedì o venerdì prossimo, e Senese si limiterebbe a dire: io penso di sì, se no sono cazzi suoi. Ma appunto è un'interlocuzione assolutamente vaga che Senese peraltro non dice a Leone ma dice a Barretta, e il resoconto in realtà di questo incontro a Carugate viene fatto da Leone Antonio in termini assolutamente generici. Lo ritrovate nell'ambito dell'esame del Leone Antonio, dice sì, c'è stato questo incontro a Carugate, in realtà nel corso di questo incontro Vincenzo Senese voleva una rassicurazione circa il rientro del debito e quindi abbiamo avuto questo incontro chiarificatore. Cioè questi sono i termini in cui lo stesso Leone Antonio descrive il contenuto dell'incontro di Carugate. Tra l'altro dice, spesso il pubblico ministero gli tiene: ma come erano i toni di questi incontri? E Leone risponde: bruschi, però poi si calmavano subito. Nemmeno è in grado di riferire il tenore di queste particolari minacce
che Senese Vincenzo gli avrebbe rivolto nel corso del tempo. Quindi nuovamente un'assoluta indeterminatezza del narrato del Leone. Veniamo al capo 57, quindi rispetto al capo 56 manca sia lo strumento di pressione che per i discorsi che abbiamo precedentemente affrontato, l'illegittimità della pretesa di restituzione dell'importo erogato da Senese Vincenzo a Leone Antonio, e manca palesemente, a mio avviso, questo rispetto sia a questa contestazione che a quelle precedenti, anche l'aggravante del metodo mafioso, perché rispetto a queste contestazioni il pubblico ministero, oltre all'agevolazione mafiosa, in realtà contesta anche il ricorso alle modalità di cui all'articolo 416 bis. Ora, io faccio fatica in queste condotte a rinvenire anche quella violenza e minaccia di un'estorsione semplice. Non vedo quale possa essere quella ulteriore bis costrittiva che sulla base della giurisprudenza costante deve essere individuata sulla base di concrete ed oggettive evidenze, che possa determinare quell'intimidazione, quella soggezione tipica del ricorso ad una modalità mafiosa. L'ultima contestazione di tentata estorsione è in realtà una contestazione che a mio avviso ha una problematica proprio a livello di costruzione dell'imputazione, perché qui in realtà la tentata estorsione, sempre finalizzata ad ottenere il rientro del debito di Leone Antonio, si sarebbe estrinsecata in questo caso la violenza e la minaccia. Innanzitutto si dice Senese Vincenzo avendo vessato anche con minacce di morte Leone Antonio, minacce di morte su cui Leone Antonio è il primo che non è in grado di riferire, minimizza in dibattimento dicendo che sì, forse in un'occasione l'avrà minacciato di morte, ma poi non ricorda né in che occasione è avvenuto, né quale fosse il tenore di questa minaccia, non ricorda assolutamente nulla. Ma la cosa che più stupisce rispetto a questo capo di incolpazione è che in realtà la minaccia concreta sarebbe stata rappresentata dalle ricerche che vengono disposte da Senese Vincenzo nei confronti di Leone Antonio. Cioè Leone Antonio, siamo a maggio 2018, gravato da debiti sia nei confronti di Vincenzo Senese, ma questo ce lo dice la compagna Carla Morgantini, anche da parte di ulteriori soggetti, in realtà decide di rendersi irreperibile. Quindi in questo caso la minaccia sarebbe costituita dal fatto che si cerca Leone Antonio che non si trova. Quindi la minaccia è un comportamento che, per stessa ammissione del pubblico ministero, viene utilizzato nei confronti di un soggetto che non la può percepire, non la riceve e non ha cognizione di quello che sta succedendo perché è irreperibile. Quindi siamo ai limiti del reato impossibile, mi verrebbe da dire, per inidoneità dell'azione, ma quasi anche per inesistenza dell'oggetto materiale. Cioè io faccio una minaccia a una persona che non trovo, a una persona che non percepisce la mia minaccia. Tanto più che nel capo di incolpazione si parla dell'avvicinamento della signora Carla Morgantini, ma in realtà spiega la signora Carla Morgantini: sì, io vengo avvicinata da due soggetti in quel contesto temporale in data 30 maggio 2018, ma sono i due napoletani, Salvatore e Vincenzo, che ribadisco con Vincenzo Senese e con questi fatti non hanno nulla a che fare, che volevano indietro 52.000 euro che avevano erogato a Leone Antonio sempre per il sistema delle false fatturazioni, e allora mi caricano in macchina e mi portano da quei soggetti vicini a Leone, in particolare mi sembra da Masserotti, perché ritengono che Masserotti sia complice nella truffa perpetrata da Leone ai danni di questi due soggetti. Quindi in realtà l'avvicinamento fisico della Morgantini non viene fatto da Senese Vincenzo o da chi per lui, ma viene fatto da questi ulteriori due soggetti che erano stati parimenti truffati da Leone Antonio. Quindi anche rispetto al capo 57 dell'incolpazione io ritengo che non vi sia assolutamente la prova
della minaccia e tantomeno del danno e del profitto ingiusto in capo a Senese Vincenzo, neppure nella forma tentata. E grazie. Ho finito la voce. Posso, Presidente? Grazie. Allora, diciamo che dopo l'interlocuzione della mia collega di studio, nonché associata, di cui sono veramente contento, Lavinia Lucaroni ha fatto la pratica con me, poi è andata avanti nella sua carriera professionale, e il mio compito è assolutamente agevolato, e perciò io, proprio per fare capire al Tribunale come sarà strutturato questo mio intervento, che io tendo ad essere naturalmente sintetico perché penso che nelle conclusioni, come dicevo prima, al pubblico ministero le difese possano limitarsi a trarre le conseguenze, non abbiano necessità estrema di una ricostruzione fattuale, e interverrò a concludere la posizione di Vincenzo Senese, poi tratterò brevissimamente le posizioni di Giuliano, dove mi potrò riportare assolutamente all'intervento del collega Esposito, che è stato molto diffuso, e poche battute sulla signora Esposito, anche lei, io sono un disastro con i nomi, ma qui l'hanno fatta apposta, credo che sia stato un'altra abilità del pubblico ministero, in modo da ingenerare chi parla ulteriore confusione, per poi vorrei dedicare una parte sostanziosa unica a questa impostazione di Celano, che secondo me in questo processo è rilevantissimo non solo rispetto alla posizione di Celano, ma perché in questa imputazione di Celano si annida veramente quello che è un generale difetto di impostazione dell'odierno processo. Allora, se devo parlare di Vincenzo Senese, intanto vi farei una prima domanda assoluta. Cioè, voi vi siete chiesti chi è e cosa fa nella vita Vincenzo Senese? Perché noi abbiamo un'imputazione dove viene, diciamo, associato veramente in modo inspiegabile. Io in questo processo avrei avuto piacere ad essere l'avvocato di Michele Senese, da due punti di vista. Uno, perché credo che sia un compito agevolissimo quella della difesa di Michele Senese. Due, perché è un compito agevolissimo anche sotto il profilo dell'impegno di tempo, perché non riesco in questo processo ad individuare una condotta materiale, cioè un fatto storico, un'azione posta in essere da Michele Senese, tanto più in concorso con Vincenzo Senese, e diciamo l'upgrade, lo spessore a ogni azione di Vincenzo Senese viene data, ed è ovviamente questa la scientifica scelta, diciamo così, accusatoria, dalla tirare dentro e accoppiare la figura del padre. Allora, dicevo, chi è Vincenzo Senese? Cioè, cosa il processo, siccome vengono monitorati intercettazioni telefoniche, ambientali, eccetera, eccetera, cosa si scopre che fa nella vita? Perché non è che Vincenzo Senese viene monitorato per pochi giorni, si intercetta solo l'utenza di casa, no, c'ha ambientali, c'ha intercettazioni di tutte le utenze, chiunque si avvicina a lui viene intercettato, eccetera, eccetera. Allora mi chiedo, avete riscontrato l'esistenza di un uomo con spessore criminale? Cioè, lo avete visto dedito, per esempio, siccome io, come dice giustamente Lavinia Lucaroni, in tutte le imputazioni voi trovate questa assoluta formula, perché impiega denaro provento dalla commissione di delitto di traffico di sostanze stupefacenti, trasferimento di valori. Voi avete riscontrato che Vincenzo Senese tratti 1 grammo di sostanza stupefacente? Avete riscontrato che usa sostanza stupefacente? Avete visto un suo contatto con soggetti di spessore criminale appartenenti ad associazioni criminali
più o meno riconosciute, cioè lo avete visto girare per strada e parlare con, ora farò nomi che non esistono, con Totorrina perché fa parte dei Corleonesi, piuttosto che con Provenzano, piuttosto che con Matteo Messina Denaro, cioè avete inquadrato questo soggetto che è consentita questa analisi. Cosa fa nel corso delle sue giornate? Sotto un profilo di vita personale, fa sport, va in palestra, va a guardare il figlio che gioca al pallone, sotto un profilo di vita professionale fa il commerciante. Cioè è evidente, ed ecco perché per esempio Michele Senese, quando vede vestiti con cui, come dice Lavinia Lucaroni, è un rapporto dall'infanzia, e quando uno, soprattutto nei posti del sud, ha un rapporto dall'infanzia con qualcuno, si chiama addirittura cugino ed è un rapporto intimo, fa quello che dice Lavinia Lucaroni, dice qualunque padre fa, e gli dice: ah, voi commerciate nell'abbigliamento, fate lavorare anche mio figlio nell'abbigliamento, perché quello faceva Senese. Faceva il commerciante e cercava di darsi da fare con i vestiti, Colmar, The Squired, faceva il commerciante e cercava di darsi da fare con le macchine. Questo è incontestato, cioè che la monitorare la vita di Vincenzo Senese abbia dato questa indicazione è incontestato. Vi chiedo, c'è una sola intercettazione, una, perché poi deve cambiare vita, tutto poteva fare tanto il commerciante, perché questo processo lo qualifica, no? Chi lo prende lo truffa, chi lo prende lo truffa, lo prende in giro, gli leva i soldi, quindi tutto poteva fare tranne il commerciante. Allora io dico, uno che sarebbe figlio di Vincenzo Senese ha questa attitudine, rispetto a tutti questi che lo truffano, avete una sola intercettazione telefonica, ambientale, uno sfogo dove questo dice: ma tu lo sai di chi sono figlio? Ma adesso guarda che arriverà mio padre e ti spareranno tutti. Ma tu lo capisci che io sono una famiglia di camorra? Cioè avete un solo dato probatorio da cui emerge che questo soggetto che viene truffato, e guardate che le persone quando vengono truffate perdono la testa. Mi viene da ridere, ci sono avvocati che perdono la testa di fronte a parcelle non pagate, va bene? E se fosse delinquente, se avesse questo spessore criminale allo spalle, ma vi dico di più, ma se questi soldi sono anche di Michele Senese, no? Perché l'assunto è questo, perché il casellario giudiziario di Enzo Senese ve l'ha letto Lavinia Lucaroni, stiamo a parlare di zero, stiamo a parlare di nulla. Stiamo parlando di nessun reato produttivo di profitto, stiamo parlando di spessore criminale inesistente di un soggetto che ha una sola condanna per stupefacenti per 11 mesi, il che vi fa capire di che cosa parliamo. Un soggetto che ha quella condanna in un momento di sbandamento della sua vita dove ha lui il problema degli stupefacenti, perché di questo dobbiamo dire le cose fino in fondo parliamo, risalente alla notte dei tempi, quindi improduttiva di nulla, ingiustamente coinvolto in un processo dove viene assolto, ma dove dal 74, vedete, io ho la fortuna e la sfortuna di avere fatto molti processi di Enzo Senese, di avere difeso in passato, tantissimi anni fa, anche lì con lo stesso meccanismo, siccome c'erano persone a lui vicine che potevano avere fatto reati, si determinò un automatico convincimento di Michele Senese, che infatti al dibattimento venne completamente assolto, parliamo anche di questo 74, e quindi in questo contesto, se fossero anche soldi suoi e avesse questo spessore criminale, vi sembra normale che non ci sia stata un'istruzione o qualcosa di dire a Leone o a Barretta, o che poi è uno di famiglia, a Sorrentino, eccetera, eccetera: guardate che questi ingenti somme che mi avete preso e che non mi restituite, perché nessuno li restituisce, sono anche di mio padre? Cioè, ma vi sembra normale? E neanche a dire una grande cautela nel parlare, perché tra l'altro nelle ambientali uno parla liberamente. Allora, questa lente deformante del processo, questa cappa del processo è totalmente sfornita di materiale probatorio, ma non solo. Quello che vi dico io
non ha valenza solo nel senso che non c'è, quindi ha valenza che non c'è. Non poteva non esserci. Cioè, se fosse stato così, se ci fosse stato questo coinvolgimento del gruppo criminale sostanzioso alle spalle, una parola in tutto questo tempo rispetto, ripeto, a gente, vedete come dice, uno dice a un certo punto era disperato che piangeva, una parola per dire: ma tu lo sai che c'è anche mio padre dietro, ma tu lo sai che questi sono soldi della mia famiglia, eccetera. Una parola, com'è possibile che non sia stata detta? Non è stata detta perché noi dobbiamo fare il processo sulla scorta delle prove. È evidente che questo collegamento e questa neanche consapevolezza. Io arrivo a dire che che è evidente che Michele Senese non solo non concorresse e quindi non dà questo, diciamo, ulteriore gradino a Vincenzo Senese, ma non aveva neppure consapevolezza, perché non è possibile che un padre che sa che un figlio gli prendono 200.000 euro qua, 200 là, eccetera, eccetera, non dica in un colloquio: ma è mai possibile che a mio figlio chi lo piglia lo truffa? Cioè una valutazione di scoramento. No, se fosse quel quadro del pubblico ministero bisognava dire: mandami 3 degli uomini miei, e poi dice alla Lucaroni: ma chi sono sti uomini di Senese? Cioè sto clan di Senese, da chi è fatto? Chi sono gli uomini di Senese? C'è stato a Roma un processo che si chiamava Camorra Capitale, no? Dove ci sono state le condanne, dove si è ritenuto di ricostruire la cellula della Camorra a Roma. Senese non c'era. Cioè non è che non è stato condannato, non c'era. Quando il pubblico ministero tenta di produrvi quello, in quella sentenza, come dice la Lucaroni, c'è proprio scritto che non c'è collegamento alcuno. Quindi mi verrebbe da chiedere chi sono gli uomini che doveva mandare. Ma comunque com'è possibile che non abbia fatto neanche un commento? Non fa mai un commento su queste perdite che portano il figlio, perché lo dice un teste ostile, al punto della disperazione di piangere secondo questi soldi persi. Allora diciamo che il primo quadro che dobbiamo dire chi era Vincenzo Senese, cosa faceva tutti i giorni, e faceva quello che faceva quello, e qual era il rapporto con il soggetto che secondo la stessa imputazione era quello che era in condizioni, perché siccome il casellario giudiziario è quello, siccome la vita anteatta di Vincenzo Senese è quello, e nessuno può pensare che potesse avere delle provviste derivanti da reato, perché qui non siamo nella misura di prevenzione, qui non c'è l'inversione dell'onere della prova. Vincenzo Senese è un libero cittadino, e se si ritiene che abbia fatto un'operazione di autoriciclaggio si deve provare, non sotto la scorta di un semplice elemento di sospetto, che abbia una condotta materiale di vita anteriore al fatto idonea a costituire una provvista illecita. Da qui non se ne esce. E ci vuole, e anticipo un tema importantissimo di Celano, la piena consapevolezza da parte del soggetto che entra in commercio con lui che abbia questo. Ma se noi abbiamo agli atti la prova che Vincenzo Senese commercia, si dà da fare, eccetera, eccetera, vende le macchine, compra le macchine, dice una macchina la prendiamo a 32, la vendiamo a 47, eccetera, eccetera, e non abbiamo prova di fatture, non abbiamo prova di altro, noi possiamo anche ipotizzare un determinato contesto sottostante che però va singolarmente provato. E quindi era questa la vita che faceva Vincenzo Senese. La base non solo tecnica di tutto questo è l'esistenza di questo clan Senese, che è determinante peraltro ai fini della sussistenza dell'aggravante, che tranne nell'ipotesi della vicenda Leone, in un paio di imputazioni che riguardano la vicenda Leone, viene contestata nel senso di un vantaggio patrimoniale a favore, così dice incontestabilmente il capo di imputazione, dell'associazione di tipo mafioso denominata Camorra e delle articolazioni territoriali operanti oltre che in Campania, a Roma e nelle regioni settentrionali. Cioè la Camorra di tutto il mondo, diciamo per ora la Camorra di tutta Italia, si poteva dire anche la Camorra di tutto il mondo, cioè i soldi di questi proventi di reati vanno tout court alla Camorra. Voi sapete che la locuzione
Camorra, peraltro, nell'imputazione del 416 bis è stata aggiunta assolutamente in un secondo momento, insieme a quella della 'ndrangheta, della Sacra Corona Unita e altre ipotesi criminali, ma se è dato ed è certo, e questo non mi metto certo a contestarlo, l'esistenza di questo tipo di struttura nel contesto sociale italiano, nel momento in cui io traduco questo dato sotto un profilo di una contestazione di un processo penale, e questo è un problema che affligge questo processo, quello del rispetto di un principio di legalità, cioè della completa e corretta contestazione del fatto storico agli imputati, che è determinante ai fini peraltro della difesa. Nel momento in cui io dico Camorra, devo individuare qual è la struttura Camorra a cui vanno questi soldi. È un discorso che si pone per primo il GIP, cioè il primo a rendersi conto perdonatemi il termine, absit in ulia verbis, io, e lo dico anche quello che dico in privato, ho grandissimo rispetto della dedizione al lavoro del pubblico ministero di questo processo, che spende tutte le energie possibili e immaginabili. Prendiamo atto che i pubblici ministeri sono degli avvocati di accusa, perché questo tipo di impostazioni sono tipiche dell'avvocato d'accusa, che si sostiene una tesi, accusatoria, ed è, eclatante in questo processo, ed è legittimo che sia così, al di là di ipocrisie. Il fatto che il pubblico ministero insista nelle richieste di punizione anche per i temi di prova che non hanno superato il vaglio della gravità indiziaria, e in un sistema in cui c'è un meccanismo di condanna oltre ogni ragionevole dubbio, di fronte a un giudicato cautelare negativo, o si fa una discussione, una requisitoria in cui si indica passaggio per passaggio qual è l'elemento probatorio che ha superato il giudicato cautelare negativo, e si critica quindi e si spiega perché è sbagliato il provvedimento cautelare assorbente, oppure ovviamente vuol dire che tu hai un'impostazione da avvocato di accusa, che insisti nella tua tesi a prescindere da quello, ma non è certo l'approccio di un organo giurisdizionale. Altra cosa è per la difesa, perché sapete che il dato ponderale della gravità indiziaria non colma il dato ponderale sotto un profilo probatorio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio, e quindi va da sé che in un processo in cui si fa un dibattimento il giudicato cautelare negativo invece è ampiamente discutibile e valutabile. Allora dico, ho pieno valutazione, però il primo, e quindi dicevo mi permetto il termine incisivo, l'imputazione in quel passaggio è fumoso. Ecco, ora sente solo il passaggio fumoso e non sente quello che ho detto prima, però voglio dire, ci sta la dialettica delle parti. Dico, è il primo a rendersi conto che è fumoso. Guardate che non è il Tribunale della Libertà che annulla. Il primo a rendersi conto che è fumoso è proprio il GIP, perché il GIP dice: tu non puoi fare una contestazione di vantaggio rispetto alla camorra tout court, tu devi farmi una contestazione dicendomi a quale gruppo criminale qualificabile poi come 416 bis, e quindi con tutti i criteri e le crismi del 416 bis e l'individuazione empirica e fattuale del gruppo criminale, tu devi individuare questo, e a quel punto puoi effettivamente contestare. E fa di suo il GIP e dice: io a questo punto esco da questa fumosità e lo individuo, ed è il gruppo criminale di Michele Senese. Se non che poi, che cosa interviene, signor Presidente, signora Presidente e signori del Tribunale? Interviene il contraddittorio, che una sua qualche rilevanza ce l'ha, perché tutto questo discorso il pubblico ministero e il GIP se lo fanno tra loro, senza che la difesa, possa interloquire, tocchi palla, possa dare un contributo. Nell'attimo in cui il GIP, che si è visto riversato
quella determinata impostazione accusatoria da parte di un imponente lavoro della polizia giudiziaria è un disegno di Michele Senese in termini di soggetto, come dire, di altissimo spessore criminale, interviene la difesa al Tribunale della Libertà e comincia a dire: ma scusate, quale 416 bis ha avuto Michele Senese? Quale consorteria criminale fa parte? Questo è il giudicato qua, questo è il giudicato là. Questo provvedimento, il processo dell'omicidio ha una causale strettamente personale, intima e personale, completamente avulsa da dinamiche criminali. È una reazione da cui credo si sia protestato innocente, ma prendiamo atto del giudicato, è una reazione a un fatto personale che tocca l'intimità di una persona vicina ed è una reazione di quel tipo. Commendevole, è stato condannato, ma non certo inseribile in un contesto di criminalità organizzata. Cioè, quando la difesa, e ne posso parlare perché non ero io, no? Interviene e comincia, tutte le difese, anche noi, e porta all'attenzione dell'organo giudicante la realtà dei fatti, ecco che il Tribunale della Libertà fa cadere quella contestazione, quell'ulteriore aggravante. Ma quell'ulteriore aggravante, se esce di scena, diciamo, sotto il profilo tecnico di mancanza dell'esistenza di una consorteria criminale di riferimento, deve essere tenuta in considerazione anche rispetto ai reati fine, perché nel momento in cui si dice che la forza intimidatrice di Vincenzo Senese deriva dal far parte di essere Senesi, di essere Michele, si rifà entrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta, perché il meccanismo che si fa intendere è quello tipico del reato d'autore, per esempio della concussione del soggetto qualificato. Se vado io dal fruttivendolo e dico: dammi 2 chili di frutta, me la paga? Ci vediamo dopo, e non gliela paga, vado sotto processo per insolvenza fraudolenta probabilmente. Se va, mi dispiace tirarlo in ballo perché è morto, ma se va un soggetto, Matteo Massina Denaro, perché è vivo, che viene considerato condannato in via definitiva per essere il capo dei capi di Cosa Nostra, e dice: dammi 1 chilo di frutta, non te lo pago dopo, lo imputano per estorsione. Se va il capitano della finanza, che è il comandante del luogo dove c'è il negozio di frutta, gli contestano la concussione. Perché? Perché c'è la bisaccia sulle spalle di una struttura criminale, di una struttura di potere dello Stato, che può indurre in soggezione senza il detto, con il dodetto, il soggetto passivo. Ma qui, se non c'è quella sussistenza del 416 bis nella declinazione perché è inesistente il contesto camorristico, se non ci sono le modalità violente e cogenti, come si fa a ritenere che nel porre in essere la condotta materiale la volontà del soggetto passivo sia particolarmente coartata, stante la qualità intrinseca del soggetto attivo? È un'ulteriore forzatura processuale che non può andare avanti. Le suggestioni, vedete, io ho un déjà vu quasi in questo processo, perché in quest'Aula noi abbiamo fatto tutto il processo Mafia Capitale e io ho veramente una sensazione di parallelismo rispetto a quel processo, dove, e non è un caso che anche in questo processo venga fuori l'intercettazione ambientale del soggetto che legge la prima pagina del giornale, dove dice Michele Senese è il capo di Roma, perché lo dice il giornalista. Michele Senese è il capo di Roma, come lo ha detto, come lo disse per quello che era considerato il capo di un'associazione mafiosa di stampo mafioso, che poi tale non è stata, nel senso che sì, proprio col meccanismo tipico della misura di prevenzione si tende a punire il soggetto più che il reato. Si tende a perseguire lo spessore criminale di un determinato soggetto, vero o presunto che sia, e poi si cercano i reati
e ogni atto posto in essere da quel soggetto assume una qualificazione, uno spessore di più e diverso solo perché è fatto da un soggetto. Io ricordo che nel processo Mafia Capitale si diceva che Carminati faceva un'estorsione per avere detto al parcheggiatore fatti i fatti tuoi quando io ti lascio la macchina, una cosa che dice chiunque, e siccome lo diceva quello, si diceva che era un dato estorsivo comprovante l'esistenza della mafia, tutti elementi che sono stati smentiti nella sede giurisdizionale. Io mi auguro che non si debba arrivare anche qua a un giudizio di legittimità per avere una parola fine. E anche qua, come allora, quello che mi colpiva, e io ho potuto difendere Carminati in Cassazione, non era la difesa di Carminati. Io dal primo grado difendevo un altro soggetto, tal Claudio Caldarelli, incensurato e senza carichi pendenti, che aveva fatto nella sua vita il politico e per essersi stato coinvolto in questa storia qualificato come mafioso. Ed è lo stesso meccanismo che colpisce oggi Vincenzo Senese. Paga una qualificazione soggettiva Michele Senese, pagano tutti quelli che si avvicinano a lui. Pagano non quelli che si avvicinano a lui, pagano quelli che si avvicinano al figlio. Cioè Celano e Presutti, io vorrei chiedermi se invece di fare questo commercio di macchine con un signore che non si chiamava Vincenzo Senese e che non era figlio di Michele Senese, sarebbero stati posti in uno stato di custodia cautelare così intensa e pervicace a distanza di tanto tempo dai fatti. Io onestamente non lo credo. Scusatemi se sono franco, ma quando uno ha la toga sulle spalle deve dire assolutamente tutto quello che pensa e denunciare quelle che ritiene delle storture, io non lo credo. Allora, signori del Tribunale, io ho visto la dedizione che avete dato a questo processo, ma temo fortemente la suggestione di questo processo. Il primo vero appello è di sgombrare dal processo questa lente deformante, che è una vera e propria lente deformante, da cui non ci si può difendere. Cosa si deve dire? Cosa si può fare per dire non è che apposta che io dico dammi la macchina, siccome sono figlio di Michele Senese diventa un'estorsione, prestami la macchina e quello gli risponde no, non te la presto, diventa un'estorsione. Cosa si può dire se diventa un'estorsione? Ve l'ha letta prima la conversazione tra Giuliano, tra un soggetto che poveretto, una miseria umana, che ha tutti i problemi che ha, che sta in barca a Ventotene, e uno che gli dice in amicizia se puoi mi mandi 250 euro che mi finisco la settimana. 250 euro fa una settimana, apro e chiuso parentesi, quello stava in barca, per carità, figuriamoci se io faccio moralismo. 250 euro e 300 gli aveva dato Enzo Senese, e quella diventa un'estorsione perché è un'estorsione d'autore, per questo. E se noi togliamo questa mente deformata, che è smentita nel processo, perché nel momento in cui si dice che non c'è, lo dice il Tribunale della Libertà, l'aggravante perché non c'è la struttura criminosa di stampo mafioso sottostante, quel quid pluris che poteva sì integrare, ve lo dico, qui sostanzialmente si contesta la concussione a uno che non fa parte della Guardia di Finanza. Cioè si è scoperto che quello non era il capitano della Guardia di Finanza, che solo il denunciante pensava, che l'avevano interpretato così chi sentiva le telefonate, ma quello non era il capitano della Guardia di Finanza, è un normale cittadino, e quindi non può esserci mai la concussione. Lì anche per un motivo, diciamo, formale, ma soprattutto perché non c'ha il potere, il metus per indurre in soggezione. Vado, ovviamente, come vedete, non ripeto e non ritratto uno per uno i capi di imputazione, alcuni altri passaggi. Signori, Barretta, no? Io anche qui nell'imputazione trovo un'altra frase determinante per tutte le, che poi cambia per alcuni. Normalmente si dice, per qualificare, e sto parlando dell'autoriciclaggio, no? Che non vi faccio perdere tempo, sapete la differenza sostanziale e rilevantissima rispetto al riciclaggio, è il motivo per cui quei capi di imputazione 52, 51 e 52
sono stati annullati dal Tribunale della Libertà. Se fosse stato un riciclaggio avrebbe retto, no? Perché il riciclaggio, nel momento in cui confondi con anche il semplice versamento sul conto corrente di una provvista illecita, dando per scontato il problema della provvista illecita, si realizza il riciclaggio. L'autoriciclaggio ha un'altra ratio. L'autoriciclaggio che ci viene imposto dalla Comunità Europea, perché poi se non si ragiona sulla ratio delle norme e si va al dato formale non si capisce perché c'è o non c'è il reato. L'autoriciclaggio protegge la concorrenzialità del mercato. L'autoriciclaggio perché pretende che ci sia un investimento? Perché il bene giuridico protetto dalla norma è soprattutto la tutela dell'imprenditore onesto rispetto all'imprenditore che utilizza fondi drogati, fondi provenienti di reato. Perché se io, un narcotrafficante, faccio il narcotraffico e guadagno 1 milione di euro, posso aprire un genere alimentare e vendere la pasta a 10 centesimi. Uno che non ha 1 milione di euro la deve vendere a 1 euro e quindi io danneggio il contesto sociale ed economico. Ecco perché c'è quella clausola, no? C'è quel passaggio in più. Ed è evidente che se io mi limito a versare dei soldi su un conto corrente non c'è il profilo dell'investimento. Questo tema è rilevantissimo rispetto, per esempio, all'episodio Barretta, perché Barretta, signori, non coinvolge sulla carta, dice a Michele Senese ti coinvolgo in un investimento, no? Stai tranquillo, e lì poi elide il problema dell'usura, no? Perché lì non fa un investimento, ti do 100.000 euro e poi mi devi dare 150.000 euro dopo un mese. Gli dice che gli dà 150.000 euro dopo un mese perché c'è le mani d'oro, perché comprerà e ce lo riviene a ridere in aula, glielo chiedo io. Dice i giubbini Colmar dalla Serbia arrivavano in 1 mese e mezzo e noi guadagnavamo, Remida era Barretta, no? Guadagnavamo l'inverosimile e di questo mi dà 100, gliene do 150. Barretta, se avesse fatto un investimento, Barretta fa una truffa. Barretta i soldi che riceve, che dice di ricevere, non li investe, manca la materialità del fatto che consente di qualificare il fatto come autoriciclaggio, perché non c'è l'investimento sotto un profilo empirico. Barretta piglia i soldi e ci fa i fatti suoi, a paradebiti, fanno comunque la bella vita perché girano con Audi e compagnia bella. Barretta non investe, quindi non può esistere, oltre al fatto che faccio un autoriciclaggio, quindi do i soldi al fine di investire, o faccio l'usura, o quindi do i soldi al fine di avere un riscontro immediato. È una dicotomia dello stesso capo di imputazione irrisolta e irrisolvibile, ma in realtà non esistono nessuno dei due dati. Non esiste l'usura perché è una promessa di fare un investimento, quella promessa di investimento in realtà si rileva in una truffa e quindi non c'è la materialità del fatto. Vestiti e Sorrentino ne abbiamo parlato, no? Come nasce, qual è il contesto, cosa succede, di che si tratta, come non c'è nessuna prova materiale della dazione di 300.000 euro. Il dato storico che siano stati 300.000 euro è assolutamente fasullo, deriva da una fesseria che dice Barretta a Gaglione. Noi diciamo in quale contesto lo fa, ma io mi chiedo, questo dato probatorio da solo è sufficiente a provare l'esistenza del fatto? Quindi se io ora dico al telefono a un mio amico che ieri sera sono uscito con Belen e che mi ha fatto la corte e che io non gli ho dato confidenza, si farà in un processo dicendo che è vero che Placanica non ha dato confidenza a Belen, che voleva uscire con lui. O se dico che era Cesare Gai, che Belen era innamorata pazza di Cesare Gai e lui non gli ha dato confidenza, capisco che è un po' più verosimile dell'esempio di prima, ma sempre è plausibile l'esistenza di questo fatto o serve qualcosa che... Noi abbiamo detto perché Barretta è inaffidabile. Allora il primo dato è l'analisi della fonte di prova e la fonte di prova è inaffidabile. Il secondo dato è un minimo di riscontro all'esistenza di quella fonte di prova e tutte le interlocuzioni tra Vincenzo Senese e Vestiti e Sorrentino si inquadrano perfettamente nell'incipit della storia derivante dall'incontro al bar di Milano tra Michele Senese e questo amico d'infanzia.
Ma io non immagino quante volte abbia maledetto questa pulsione paterna Michele Senese. Si sarà pentito, strapentito, di avere fatto una cosa assolutamente neutra, che farebbe, come dice la Lucaloni, qualunque pare. Ma voi lavorate in questo campo, in questo stesso campo lavora mio figlio, lo fate lavorare? L'entità degli affari la dicono due che sono spassionati rispetto invece a Barretta e sono in contrasto rispetto a Barretta. Va a comprare per 3-4 mila euro e rivende. C'è una copertura formale perché Vincenzo Senese viene assunto, ha una busta paga. Ci sono intercettazioni dove dicono sta soprattutto a Milano perché sta lavorando nel campo dei vestiti. Ma cosa volete di più per, come dire, togliere una nebbia, una nebulosa rispetto a una vicenda processuale? Non dico nulla su Baffalona perché mi vorrei riportare al principale teste di accusa Orecchio, che racconta perfettamente l'inesistenza di questo 648 ter. Sarebbe una delle poche volte in cui ho visto che il principale teste di accusa non viene preso in considerazione nelle richieste del requirenti, perché lo dice proprio, prende atto delle intercettazioni e ne fa la cronaca, dice sì, quello l'ha chiamato, gli ha detto saresti interesse, eccetera, eccetera. Non concludono niente perché scompaiono e poi lui, parlando con la moglie, dice lo sai che quello voleva fare una cosa con me, ma chi gli dà confidenza? Io ho difficoltà a ripetere. Lavinia Lucaroni se lo può permettere. Dico no, ma chi gli dà confidenza? Inizia e finisce questa storia, eppure abbiamo un capo di imputazione. E concludo sulla vicenda Leone e concludo la parte di Vincenzo Senese perché abbiamo dedicato tantissimo tempo, non tanto io ma analiticamente la collega che mi ha preceduto, ma è un lavoro fatto da tutto lo studio e quindi lo rivendico anche come mio. Allora, la vicenda Leone, in primo luogo, Lavinia Lucaroni ve l'ha detto, io sono per l'assoluto rispetto delle persone e della vita umana, ma certo siamo di fronte a una figura, come dire, che induce tristezza, ecco, perché siamo di fronte a un giovane uomo dedito agli stupefacenti, dedito a una vita posta al di sopra di ogni regola, evidentemente sulla scorta di bisogni che nascono. Chi è preda di queste sostanze stupefacenti perde completamente la testa e quindi è dedito a una vita che lo porta a compiere atti predatori sotto un profilo economico nei confronti dei genitori e quindi sono passaggi che sconfinano nel patologico, non nel delinquenziale. Cioè, di cui dire, se io fossi l'avvocato di Leone, direi curatelo più che punirlo. Ma certo questo è la base dell'uomo. Siamo di fronte a un soggetto e ovviamente quando uno ruba al padre e alla madre è dovuto, non è una pulsione criminale, stiamo parlando di qualcosa contro natura che necessariamente ha un che di patologico. Tant'è vero che è dimostrato dal ricovero in reparti di psichiatria e su questo dobbiamo necessariamente stendere, come dire, un velo pietoso, non si può infierire su questo dato. Prendiamo però delle considerazioni, delle valutazioni tecniche, no, io non mi permetto di fronte a un soggetto in uno stato chiaro di sofferenza di infierire. Ma posso e devo dire che ogni, come dire, testimonianza, voi sapete meglio di me, siracusano, c'è stata una bellissima commemorazione per inciso, pochi giorni fa all'università, ma io l'ho frequentato per 10 anni, con scarsi risultati, va bene, ditemelo, però l'ho frequentato per 10 anni dopo la laurea. E una delle cose che diceva sempre alle lezioni, il suo cavallo di battaglia era la valutazione delle prove, che la testimonianza è un mezzo di prova complesso, in cui per prima cosa, non solo nella chiamata della correità, ma in ogni forma dichiarativa si deve valutare l'attendibilità, lo spessore, la stoffa della fonte dichiarativa.
E da questo punto di vista l'analisi è drammatico. Testimoniati in aula dal fatto, lo ricordava Lavinia Lucaroni, delle decine di contestazioni che doveva fargli il pubblico ministero per ricostruire un dato essenziale che era quello delle dazioni. Un soggetto preda di un sottobosco romano, senza mettersi a ripetere, particolarmente incisivo, e lui stesso dice: quello sì che mi gettava. Non è che è edulcorante nei confronti di Enzo Senese, perché è uno che è edulcorante in generale, perché viene e dice: Enzo Senese non mi ha mai minacciato, questo lo posso dire. Quell'altro sì, Cirinnà mi pare, che era un martello pneumatico e mi minacciava. Cioè non è uno che è un soggetto che si tira indietro o che ha deciso di fare qualcosa di ecumenico e di non parlare male di nessuno, perché è incisivo. Anche lui, Presidente, se fosse vera la dazione, dato che resta assolutamente, come dire, impreciso e quindi non provato, che utilizzo fa dei soldi? Cioè noi rispetto a questo soggetto rispondiamo di un 648 ter. C'è la materialità del fatto dell'investimento di questi soldi e quindi dell'effetto offensività, parlo io qui, dell'esistenza di un'offensività, alterazione del mercato, alterazione della libera concorrenza, eccetera, eccetera, eccetera. Parlo per iniziati e non mi metto a ripetere le cose. Mi si parla di una condotta violenza che lui esclude e che deriverebbe solo dallo spessore criminale. Di questo vi ho già parlato, non esiste. Voglio aggiungere che Leone frequenta casa di Enzo Senese, va a mangiare più volte a casa di Enzo Senese con la famiglia, va a mangiare da casa del nonno di Enzo Senese con la famiglia. Ci sono intercettazioni telefoniche ed è evidente che Leone raggira anche lui Enzo Senese, gli fa la bella faccia, lo elogia, lo adula e lo porta dove vuole lui, nel fargli l'ennesima truffa, perché sotto un profilo sostanziale questo succede, perché se ci sono state quelle dazioni di soldi non sono state minimamente investite, perché questo aveva a che fare con Casamonica, con Cirinnà, aveva debiti con tutto il mondo, ha utilizzato i soldi dei genitori per sistemare i suoi buffi, che, lo devo dire, non gli impedivano ad agosto di stare in barca a Palmarola. Segno di un tenore di vita sbandato, mi permetto di dirlo senza dare giudizi morali su Leone, completamente svalvolato, ma questo è. Ma il dato materiale dell'investimento non esiste. Quando mi dite, e questo è il quadro, no, delle forzature, che c'è l'estorsione perché dopo che si vedono in macchina accarugate con berretta conclude: sono fatti suoi se non dai soldi, ma quello poteva dire anche: se non dai soldi io lo squarto, lo ammazzo. Sarebbe esistita la estorsione? Vi chiedo. Se nella macchina avesse detto: ma tu lo sai che io lo ammazzo a quello, guarda, io lo ammazzo, quello se non mi ridai i soldi lo ammazza, era estorsione quella. Cioè noi era la prova che nel corso dell'incontro gli avesse detto: se non mi dai i soldi ti ammazzo. Intanto se l'avesse detto seriamente, perché ma facciamo mente locale a quello che ci diciamo noi. Dice: se viene per l'ennesima volta a cena, lo sai che stavolta viene tardi, neanche gli apro, lo sai che stavolta lo ammazzo con le mani mie. Quando io dissi a un mio amico fraterno, il padre, ex presidente della Corte Costituzionale, aveva ripreso il motorino: sai che devi fare stasera? Vai nel box e glielo bruci, poi glielo dici: me l'ha detto pure Cesare che te lo devo bruciare, e bruciaglielo veramente, gli dicevo, perché non è possibile che va in giro col motorino a quell'età con quel problema che ha avuto. E era vero che gli dicevo a Fabio di andare a bruciare il motorino? Cioè, questo è il primo dato, ma neppure questo dice sono fatti suoi, ma è una frase normale. Però io perché ve lo discuto questo? Io non ho dubbi che questo non possa essere considerato un'estorsione, una tentata estorsione o quello che è. Io ve lo dico per dirvi che questo è l'approccio a questo processo.
C'è la filosofia, oserei dire, di fondo di questo processo è testimoniata da questi capi di imputazione. Quando, ed è l'ultimo capo di imputazione e poi passa alle altre posizioni, quando si contesta, perché lì Enzo Senese perde la testa, diciamoci le cose come stanno, no? Perché a un certo punto, perché perde la testa? Perché questo da che gli fa l'amico del cuore, mangiano insieme, lo coccola, lo fa, improvvisamente scompare. E c'ha motivi di scomparire, perché non scompare per lui, scompare per quei due napoletani che se lo vanno a prendere a casa, che prendono la fidanzata e se la mettono in macchina. Cioè, come si dice in gergo, a questo lo cerca mezza Roma. Non è che lo cerca Enzo Senese, la preoccupazione di Enzo Senese non ce l'ha, perché contestualmente c'ha i due che vanno e si prendono la fidanzata e se la mettono in macchina e gli dicono adesso ci porti a casa sua dove sta. Capisce qual è il problema? È come se io ho litigato con Lavinia e ho litigato con Bernardo Provenzano, dice è scomparso, sì è scomparso perché ha litigato con Lavinia, ma sarò scomparso perché ho litigato con Bernardo Provenzano che infatti ha mandato le persone a cercarmi sotto casa e a prendere la fidanzata? Quale materialità di fatto di violenza o di minaccia esiste tra Senese e Leone, il quale dà prova del suo spessore criminale, e prendo per buona la ricostruzione accusatoria, perché appena lo zio gli dice guarda che quello è andato alla questura, è andato dai carabinieri, dice non lo cerchiamo neanche più, non lo cerco neanche più. Alla moglie, che per una sola telefonata si trova oggi processata, ha annullato il provvedimento cautelare per mancanza della provvista indiziaria dal riesame, perché in questa ricerca, e lo dice la stessa compagna di Leone, eravamo amiche, e mi dice ma tuo marito che fine ha fatto? Fa un tipo di telefonata di questo tipo, come a dire ma che fine ha fatto questo? Ho detto dopo domani vengo, abbiamo degli impegni, li portiamo avanti, i nostri famosi investimenti, che non esistevano, produrranno i frutti, e quindi scompare. Mi sembra un fatto umano andarla a cercare, mi sembra un fatto umano essere arrabbiati. Appena sente questo è tanto delinquente che si paralizza e dice a tutti non lo chiamate più, fermiamoci, non lo cerchiamo, tu non lo cercare, non ci diamo più da fare. Allora, anche da questo punto di vista, io penso che sia assolutamente necessario una richiesta di assoluzione. E, diciamo, ho trattato sostanzialmente la posizione di Elena Senese, esposito, diciamo, da signorina, come si diceva una volta, di cui veramente trovo difficoltà a dire altro rispetto a quello che ho detto. Vi chiederei di leggervi il Tribunale della Libertà. Non si può essere condannati per tentata estorsione per avere fatto una telefonata a quella che è un'amica, senza nessuna consapevolezza di quello che c'è sotto. Lo dice la stessa moglie di Leone, che loro tra amiche non parlavano mai, i mariti parlavano per i fatti loro. Non devo dire veramente più nulla per questo povero Giuliano. Ha parlato 2 ore benissimo, è un giovane collega che ho scoperto in questo processo e che non so se è più bravo o più serio, ma veramente è una persona di una dedizione, di una serietà, di una voglia di guardare le virgole. A noi ci fustiga ogni tanto, ci incalza su certi passaggi. Ha fatto benissimo, ha discusso la materialità delle condotte, ha discusso l'inesistenza del ruolo, ha ampiamente, come dire, arato la posizione di Giuliano. E mi piace veramente dedicarmi, non sono lungo perché in realtà il fatto è banale, ma con grande attenzione e grande dedizione alla posizione di Dino Celano. Allora, Dino Celano ha 2 capi di imputazione, che sono in realtà
strettamente connessi ad altri capi di imputazione che lo precedono e uno che lo segue. Perché Dino Celano ha un'ipotesi, il fatto storico è lo stesso, è riuscito con l'acquisto di una macchina a rispondere di 2 reati, ma questo è importantissimo, è riuscito a rispondere del reato di riciclaggio, che è quello contestato al capo 4, ed è riuscito a rispondere del reato di autoriciclaggio, che è quello che esiste al capo 5. Però questi reati di riciclaggio sono strettamente connessi al capo 1, al capo 2, al capo 3, che voi trovate stralciato e non vi trovate neanche nella rubrica, ma che era un'imputazione che veniva contestata, quella anche a Dino Celano, assumendosi che, essendo il vero proprietario della Revolution Car, che è la società che opera l'acquisto di questa benedetta Mercedes, in realtà fosse celata la formale amministrazione della Revolution Car da un suo prestanome, tal Mirko Romeo. Reato per cui non si procede, che era totalmente inesistente, ma era inesistente documentalmente. Basti pensare che dopo l'arresto di Celano per altra causa, su cui parlerò perché è anche rilevante, del gennaio 2018, la società Revolution Car va avanti, gestita effettivamente da Romeo, il quale Romeo chiede addirittura il dissequestro proprio della Mercedes, di cui parliamo in questo processo, fa un'istanza di dissequestro che viene accolta, e quindi certamente non poteva essere un fittizio intestatario, perché tra l'altro Celano, che aveva un problema passato di bancarotta fraudolenta per la cattiva tenuta contabile di libri di precedenti società, era sostanzialmente il direttore commerciale, chiamiamolo così, il responsabile commerciale della società, mentre il fratello e Mirko Romeo erano quelli che curavano l'aspetto dell'amministrazione. Allora il fatto storico è incontestato, quindi parliamo veramente di qualificazione giuridica. Il fatto storico come descritto nell'imputazione, cioè si dice nell'imputazione che a un certo punto Vincenzo Senese, pure qua, veramente qua, come dire, io avrei proprio evitato di mettere il nome di Michele Senese, perché qua è veramente ancora più inspiegabile che negli altri capi di imputazione che cosa c'entra Michele Senese. Cioè in questa vicenda Michele Senese non esiste, se non nel capo di imputazione. O meglio, quale sarebbe l'esistenza, secondo, non è che voglio interpretare, perché si dice che stiamo rispondendo di riciclaggio o di autoriciclaggio, ma mi concentro sul riciclaggio perché questa macchina che costa 46.000 euro, che viene pagata con un bonifico tracciabile peraltro di cifra superiore, perché con quella macchina, con quel bonifico la Revolution Car non paga solo quella macchina, ma paga anche altre macchine, perché con la Mama, che è la società in Germania, la Revolution Car ha un conto continuo di dare e avere, e questo facilita le consegne, no? Con la sola fattura e il bonifico, per questo gli danno la macchina, perché è un conto continuo di dare e avere. Cosa si assume? Che questi 35.000 euro siano provento di precedenti reati posti in essere da Enzo Senese. E siccome, perché li darebbe Enzo Senese questi 35.000 euro, e siccome secondo me ci si rende conto che non ha completamente reati Enzo Senese, si aggiunge il padre, perché dice vabbè, la provvista evidentemente ce l'aveva il padre, perché di fronte al dato che lui non ce l'ha, senza nessuna prova che il padre gli abbia dato questi soldi, senza nessuna prova che il figlio abbia mai parlato al padre di questa vicenda, senza nessuna prova che il padre neppure sappia dell'esistenza di questa compravendita. Sfido
in sede di replica il pubblico ministero a individuare un dato probatorio, un accenno durante un ambientale al carcere, una telefonata, un colloquio di Enzo Senese, dove si faccia accenno all'acquisto dalla parte di Michele Senese e quindi una sua non concorso, conoscenza di questa vicenda da parte di Michele Senese, che pure serve nel capo di imputazione ed è primo problema, no? Da dove arriva sta provvista? Perché loro ipotizzano che la provvista, i 35.000 euro, arrivi, lo dice esplicitamente, no? Proveniente dalla commissione di delitti di traffico di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e usura. Si individua la categoria di reati. Cosa succede? Che nel dibattimento si individua la provvista. La provvista non deriva dal traffico di sostanze stupefacenti, non deriva dal trasferimento di valori e usura, non deriva da usura, deriva dalla cessione di un'auto, una Audi 4. Io non mi nascondo dietro un dito, perché mi pare di capire che il pubblico ministero con quella produzione documentale voglia dire, vabbè, ma il reato che lui decide autonomamente di fare un avviso di chiusura delle indagini e gli contesta un'interposizione fittizia, di cui parlerò, perché non è un tema del processo, ma vi voglio dire perché non esiste, no? Cioè si assume che Dino Celano si sia intestato fittiziamente l'Audi, da cui deriva la provvista dei 35.000 euro, che in realtà era di proprietà di Enzo Senese. E io vi dirò perché non esiste. E quindi il reato presupposto non è più questo, ma diventa quello. Problema tecnico insuperabile, no? Rispetto alla contestazione. Non c'è una modifica del capo di imputazione. Ma io voglio andare oltre, no? Perché mi si può dire, per onestà intellettuale, no? Per spingermi diventando più pubblico ministero del dottor Minisci, e non credo che sia facile diventare pubblico ministero del dottor Minisci. Dice, ma la provvista dell'Audi comunque era di Vincenzo Senese e quindi era provento di narcotraffico, usura e fraudolento dei valori. Allora, sotto un profilo oggettivo, stiamo parlando di un'ipotesi. Sotto un profilo oggettivo abbiamo comprovato che Enzo Senese fa questo nella vita, c'ha la targa prova, non è la prima macchina che compra, ne ha comprate altre, ne ha prese altre e quindi è uno che può avere guadagnato facendo quel traffico. Sotto un profilo oggettivo l'onere della prova è sulla pubblica accusa. Sotto il profilo soggettivo, io Dino Celano che tratto con uno che traffica macchine, quale consapevolezza posso avere se mi viene... Io questo faccio nella vita, c'ho scritto Revolution Car, portatemi le macchine che le vendo e prendo la provvigione. Quale consapevolezza posso avere che uno arriva con la macchina, con i documenti in regola, mi consegna la macchina, io faccio fatture, faccio bonifici, scrivo, mi intesto tutto. Quale consapevolezza posso avere? Dov'è la prova della consapevolezza dell'esistenza di una provvista illecita? Lo vedete che torniamo sempre al peccato originale. Sapete perché lo dovevi capire? Perché si chiamava Vincenzo Senese. Allora noi a sto Vincenzo Senese gli dobbiamo mettere una cosa in fronte e dire: non lo fate entrare nei ristoranti, devo rinunciare anch'io alla difesa immediatamente, perché è evidente che qualunque apporto che possa dare può essere sospetto, non lo fate andare dai dentisti, cioè, o si fa un provvedimento dove si esclude dal contesto sociale Vincenzo Senese, tra l'altro per un dato obbrobrioso, perché per essere figlio, neanche lui, per essere figlio, e non sappiamo neanche il padre, diciamo, rispetto a questo contesto criminale cosa ha fatto. Guardate che costruzione impossibile che viene fatto nei confronti di Dino Celano, cioè la colpevolezza, l'essenza stessa della sanzione penale,
che io ti contesto di non avere fatto un comportamento alternativo rispetto a Dino Celano, qual è? Neanche l'imprudenza. Neanche l'imprudenza, perché il maresciallo, stavo per dire Topponi, ma Orecchio, quella è un'altra storia, maresciallo Topponi, chi conosce la filmografia italiana sa di chi parlo. Il maresciallo Orecchio dice non aveva l'Audi nessun problema. Ma scusate, ma se l'Audi non aveva nessun problema, io ho un ristorante, viene uno con la carta di credito, non coi soldi contanti. Si vuole comprare, vuole mangiare, io gli dico no, tu non puoi entrare. E questo l'addebito che facciamo a Celano per dirgli che gli contestiamo il dolo del riciclaggio? Senza considerare che gli contestiamo anche l'aggravante della mafiosità. Ma stavo dicendo, la contestazione è cambiata e di fronte a una contestazione che cambia, io ho sentito gli interventi che mi hanno preceduto, no, c'è la giurisprudenza della CEDU, ma è un principio così elementare e cardine del nostro ordinamento che non c'è da discutere. È evidente che io non sto rispondendo più di quello che c'è scritto nel capo di imputazione, dove tra l'altro anche questa locuzione mette a disposizione il conto corrente. Ma perché mette a disposizione il conto corrente? Il conto corrente lo utilizza per i fatti suoi. Bonifica i soldi a Mama perché sta comprando un sacco di macchine. Riceve i soldi da Presutti sul suo conto corrente perché è Presutti che ci ha intestato la macchina e gliela deve bonificare. Perché Presutti si è venduto la macchina, perché nel contesto delle macchine chi c'ha un acquirente chiama all'altro e gli dice Lavinia, ma tu c'avevi, ce l'hai, c'è uno qua che vuole una Range Rover, tu ce l'hai? Sì, allora la vendo io e la provvigione se la dividono. Questo è il meccanismo del commercio delle macchine. Allora, quando fa questo Presutti, qual è la colpa? Celano, qual è la colpa che viene addebitata? Dico Presutti perché è una posizione da questo punto di vista assolutamente, parallela, non voglio accoppiare Presutti al mio assistito, ma mi sembra evidente che si tratta di due commercianti di auto che fanno un solo errore. Quando Enzo Senese gli diceva c'ho una macchina da vendere, gli dovevano dire questa è la colpa. No, tu sei Vincenzo Senese, a te non ti prendiamo le macchine. Vedi tu se può funzionare così. Soggetti che era impossibile, voglio dire. Sotto il profilo oggettivo, sotto il profilo soggettivo è eclatante la mancanza di responsabilità. Ma non ci sottraiamo neanche a dire che il reato presupposto è l'interposizione fittizia. Perché il meccanismo di acquisto vi è stato spiegato, ma lo hanno detto, io non so cosa dobbiamo fare più per farlo capire, perché lo ha detto Presutti, lo ha detto Celano, lo ha detto Tognozzi, lo ha ridetto la Lucaroni. Il meccanismo è incontestato. Nel momento in cui io mando la fattura posso ritirare l'auto e quella intestazione che io in quel capo di imputazione mi fa la procura è solo perché, siccome io ritiro l'auto, la targa prova la intestano a chi se la va a prendere l'auto e se l'è andata a prendere Celano. Ma se noi guardiamo l'intestazione fittizia che è il PRA, quella macchina, l'Audi, non viene mai intestata a Celano, non viene mai intestata alla società di Celano, non viene mai intestata alla società di Petrucci, viene intestata direttamente alla moglie dell'avvocato Sannipoli, che è quello che la paga. Io trovo difficoltà, a dire altro. Sapete qual è l'anomalia? Orecchio lo dice, ma tu alla fine, ma qual è l'anomalia che hai riscontrato in questa operazione? L'anomalia che ho riscontrato è che siccome l'Audi, dice ora l'Audi, era di Senese, è strano che poi il bonifico venga fatto a Presutti, che poi a sua volta lo fa a Celano. Chiedo scusa. Ma scusate, l'auto, perché dovevano fare un passaggio in più? L'auto viene venduta. Il proprietario che paga la provvigione a chi l'ha venduta decide di comprarsi un'altra macchina.
ha individuato il soggetto che è in rapporto, ha individuato la macchina, sa che la società che ha la disponibilità macchina ha un rapporto fluido, costante. Orecchio lo dice, c'erano tante fatture della Revolution Car con la Mama, la società tedesca. E anche in quell'occasione, lo ripeto per l'ennesima volta, non era venduta solo la Mercedes. E quindi dice, bonifica direttamente a lui, che così è conosciuto e può prendere l'auto. È un fatto proprio pratico. Perché deve fare un passaggio di bonifico in più? Qual è il motivo se già sa che si sta prendendo l'auto in quel modo? La Mercedes non viene intestata mai a noi. Quel capo di imputazione, il 7 mi pare, o il 6. Il capo 5. Il 6. 6. Riguarda Oppolo e Vincenzo Senese, ne ha già discusso lei, quindi non riguarda Celano, per quello che sto discutendo ora in questo momento. Qual è la colpa e la responsabilità di Celano, anche qualora io volessi ritenere come reato presupposto quell'altro. Chiudo, signor Presidente, chiudo con poche battute sul capo 5 perché vi abbiamo trattenuto a lungo. Il capo 5 non supera l'esame della gravità indiziaria dal Tribunale della Libertà e non la supera facilmente, si contesta un autoriciclaggio. Quindi i soldi non sarebbero di Senese, e questo capo di imputazione Senese non c'entra niente, se Celano, o meglio, Celano 11.000 euro suoi che dovrebbe restituire a Senese, li mette in questo investimento che non è suo. Quindi non vedo già come poteva rispondere un autoriciclaggio, ma l'assoluta, totale, mancanza di un elemento idoneo a rappresentare un'illiceità di quella provvista di 11.000 euro determina il Tribunale della Libertà ad annullare quel capo di imputazione. E non mi sembra che il dibattimento, torno al discorso di prima, quando si fa riferimento, quando si vuole chiedere una richiesta oltre il giudicato cautelare, che il dibattimento o nella sua requisitoria il pubblico ministero abbia indicato nuovi elementi di prova idonei a superare quel giudizio del Tribunale della Libertà, in un contesto dove si condanna solo quando si è convinti della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Come si fa a dire che non c'è oltre il ragionevole dubbio quando 3 giudici, un tribunale ha valutato quel compendio indiziario idoneo a sostenere l'alta probabilità del fatto, mentre qua dobbiamo avere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. E veramente servirebbe un peso ponderale doppio della prova e noi non abbiamo raggiunto quello a metà. E quindi anche da questo punto di vista quel capo 5 non mi preoccupa onestamente completamente, perché non c'è stato un ulteriore incremento del materiale probatorio idoneo a comprovare la colpevolezza. Io devo necessariamente, Presidente e signori del Tribunale, scusatemi, concludere rivolgendovi un'istanza che poi valuterà il Tribunale se ritenere come formalmente rassegnata e poi lo faremmo eventualmente con uno scritto in prossimità della lettura della sentenza. Io voglio agevolare e non appesantire il compito del Tribunale, o se invece può essere valutata nei termini di legge immediatamente. E riguarda la misura cautelare di Celano, che necessariamente quel 299 ha una essenza fondamentale, cioè di dover valutare la sussistenza delle esigenze cautelari, e io solo di quello parlerò attimo per attimo. Ora guardate, sono sincero, il primo passaggio è che ci sono 2 fatti, non codificati, ma che mi impongono questa richiesta. Il primo, che il coimputato di Celano, Presutti, giustamente, con una posizione identica e non credo con differenze personali, e da qui vi dirò il passaggio nuovo, ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto. È una posizione, che non si discosta più di tanto da quella del Celano. Posso aggiungere che Celano, che aveva un precedente, anzi una pendenza che non dovrebbe rilevare,
davanti all'autorità giudiziaria di Catanzaro, di cui ha fatto riferimento dalla requisitoria del pubblico ministero, per un'ipotesi associativa, è stato assolto dall'aggravante del 416 bis. E la sua pena, per un fatto meramente, diciamo così, commerciale, è stata di 2 anni, senza l'aggravante rispetto a una pena di 5 anni. Questo per dire come non si deve fare affidamento sulle pendenze. Questo, se mi permetto di dire, l'insegnamento, diciamo, la conclusione è che non si può fare affidamento sulle pendenze. Come, credetemi, non si può fare affidamento sulla pendenza per legge stupefacenti che a Celano, perché, io lo sosterrò poi nel dibattimento, è un'ipotesi associativa veramente difficile, perché Celano risponde di un 74 senza avere concorso a nessun reato fine, ma dicendosi, diciamo, a chiare lettere che il contributo sarebbe di altro tipo, cioè di avere dato un supporto materiale, dato le macchine, affittato le macchine, ma non per trasportare stupefacente. E secondo me il 74 non consente, in punto di diritto, una condotta materiale che non sia legata all'esplicazione dei reati fine. Ne parleremo all'appello. Ma, e qui io ho una produzione documentale che vi do, in quel processo non è un caso che Celano abbia avuto gli arresti domiciliari con una valutazione di idoneità del domicilio dove si trova, con la compagna Valerio Ieroianni, che è un domicilio che si pone in un posto, insomma troverete l'indicazione, ma è addirittura posto lontano da Roma, proprio perché non ci siano dubbi sul fatto che viene posto in un contesto avulso da ogni possibile, come dire, astratta diciamo, opportunità di inquinamento delle prove o di contatto con i soggetti. Troverete una documentazione che, mi dispiace dire pubblicamente, ma di un giovane in una situazione personale molto difficile, è in cura pesantemente sotto psicofarmaci, ha una situazione che riguarda i figli, la madre separata dice che fino a quando è in carcere non li deve vedere, li potrebbe vedere. Capisco che sono cose, diciamo, la mozione degli affetti, ma sono purtroppo dati effettivi messi per iscritto e che vanno valutati ai fini di bilanciare l'esigenza di libertà del cittadino presunto innocente, e lo sarebbe anche in caso di condanna, e la tutela della collettività. È un continuo bilanciamento di questi due valori e tutto quello che c'è intorno il 299 impone di valutarlo. Insomma, io credo che proprio sotto un profilo di buonsenso, a prescindere dall'esito di questo processo, su cui vi dico la verità, sono assolutamente fiducioso, sia possibile, come dire, omologare la posizione di Celano a quella di Presutti. Ovviamente è chiaro, anche in questo provvedimento di arresti domiciliari che già avuto è previsto il braccialetto elettronico a cui ha dato la disponibilità. È Quindi chiaro si dichiara disponibile anche allo strumento assolutamente, elettronico di dichiara la controllo? disponibilità al braccialetto elettronico e come dire, a tutte quelle, diciamo, precauzioni che l'autorità giudiziaria dovesse ritenere di applicare. Insisto perciò per l'assoluzione di tutti i miei assistiti in via principale con la formula, proprio perché manca l'inquadramento giuridico per non aver commesso il fatto. Per tutte le ipotesi residuali mi affido alle valutazioni del Tribunale. Grazie. Sì, una sola precisazione, Questa avvocato, è la produzione, su quest'ultima istanza. Presidente, questa è la produzione, diciamo, documentale per gli arresti domiciliari. Ecco, quindi c'è un'istanza scritta con indicazione del domicilio e quant'altro, avvocato Plaganica? C'è un'istanza scritta con indicazione del domicilio? No, il luogo lo trovate solo la documentazione. Allora, quindi arresti domiciliari dove li chiede? a Terni, Interni, via? via Andrea Costa 27. Via? Andrea Costa 27. E che domicilio è quello di È un domicilio di un'abitazione locata dalla compagna Valeria Ieroanni, e io vi sto producendo il provvedimento del giudice del GUP presso il Tribunale di Roma, che dà atto di aver fatto svolgere ai carabinieri un accertamento in ordine all'idoneità del domicilio. Di questo Quindi di via Andrea Posta 27, giusto? Via Come? Andrea Posta 27.
27, Sì. giusto? Andrea Costa 27. E, mi scusi, quel provvedimento riguarda l'operazione Stige? No. Lo guarda? No, l'operazione Stige No, l'operazione Stige è a piede libero. Ah, è a piede libero. E noi vi l'operazione produciamo, insomma, il dispositivo, vi facciamo una PEC oggi quindi stesso. È per quel 74... E il 74, procedimento numero 51627/16 RGNR, in cui è stato giudicato dal giudice per l'udienza preliminare dottoressa Monica Ciancio. E l'elemento quindi nuovo sopravvenuto è che esito ha avuto questa Stige pronuncia? Se no- invece è stata eliminata l'aggravante del 416 bis. L'elemento sopravvenuto è che è stato eliminato il 416 bis nell'operazione Stige. Ce l'ha documentato anche questo? Per Stige, no, dico davanti alla dottoressa Ciancio a che punto è il processo? Giusto? Per delineare un attimo i contorni. Sì, certo, Presidente, abbiamo interesse a chiarire. Questo è il dispositivo del procedimento Stige che vi alleghiamo. E che dice il dispositivo del provvedimento Stige, per capire? Ecco dove dice: Celano Dino, previa esclusione della circostanza aggravante di cui al 416 bis, riduce la pena ad anni 2 di reclusione, con revoca pene accessorie, misure di sicurezza, revoca della confisca. Questo è l'appello di Catanzaro. Ed è avvenuto quindi di recente? È stato questo è un dispositivo del 24 settembre 2021. Ok, va bene. Invece la dottoressa Ciancio ha disposto i domiciliari il 5 maggio 2021. L'esito è stato condannato. È stato condannato come partecipe di 74. Va bene. Allora, Ed è agli arresti domiciliari per quella causa. È l'unica causa per cui è detenuto. Questi 3 processi c'ha in piedi, cioè non è c'ha. Questo, quello della Ciancio e quello dell'operazione Stige, giusto? Esatto. Sono 3. Aggiungi 8. Che me ne scappo, cosa mi Allora, il pubblico ministero che parere esprime? Sì, Presidente, io credo che, come dire, in relazione a questo procedimento penale non vi siano elementi nuovi idonei a modificare il quadro cautelare. Tra l'altro, noi stiamo parlando di, al di là, diciamo, di quello che è emerso nel corso di questo processo, per i fatti di questo processo, stiamo parlando di un soggetto che è stato condannato con sentenza di una Corte d'Appello, quindi siamo già in secondo grado, che è stato condannato con sentenza di primo grado per un articolo 74. Mi pare che il quadro cautelare, come dire, in relazione a questo procedimento e in relazione ad elementi che possono derivare da fattori esterni a questo procedimento, non consentano una rivisitazione del quadro. Va bene. Quindi possiamo, diciamo, se hai bisogno, Paola, sintetizzo il tutto, se no, perfetto, hai già riportato le istanze. Quindi pubblico ministero, no, avvocato Placanica può depositare questa documentazione, il Tribunale si riserva fuori udienza. Presidente, diciamo che le valutazioni, le esigenze cautelari di quel procedimento sono state valutate dal giudice di quel procedimento ed è stato ritenuto sufficiente ed idoneo, però ripeto, l'insegnamento di Stige dice tanto, cioè la pendenza è pendenza, non è un accertamento del fatto. Quindi dire che uno, diciamo così, è un dato ipotetico, in cui peraltro c'è stata una valutazione di idoneità, sono fatti più recenti di questi, una valutazione di idoneità degli arresti domiciliari. Qui risponde cautelativamente, c'è solo un riciclaggio non aggravato. Poi voi lo potrete condannare per 648 bis aggravato e 648 ter aggravato, ma resterebbe cautelato solo per il riciclaggio non aggravato. Quindi mi sembra che proprio il bilanciamento tra il fatto storico, la personalità e l'estrema ratio della custodia cautelare in carcere con quel quadro personale sottostante, come fatto di buonsenso, e poi dico, non ha valenza tecnica, ma il fatto che coimputato con lo medesimo capo di imputazione sia domiciliari, diciamo, è qualcosa che all'utente laico è assorbente rispetto a tutto. Insomma, la giustizia deve essere comprensibile da tutti, se no diventa una cosa più difficile. Ecco.
Bene, allora vuole produrci questa documentazione che ha richiamato? Collega Lucaroni. Allora si ricordi a fine udienza, Avvocato Lucaroni, grazie. Grazie, Avvocato Scusa, mi Placanica. devo allontanare che è un abbreviato. Quindi viene sostituito ex 102 per le sue posizioni dall'Avvocato Lavinia Lucaroni, giusto, Avvocato Placanica? Sì, va bene. Allora, mi pare che prima di interrompere si possano acquisire laddove voglia le dichiarazioni spontanee preannunciate del signor Michele Senese. È così? Non credo. Senese. Signor Senese, vuole rendere le dichiarazioni? Sì, prego, prego. E allora, prego. Aspetti un attimo perché c'è qualche problema, un attimo solo, E ora vediamo se gli avvicinano il microfono. Allora, signor Senese, provi a parlare. Le hanno avvicinato il microfono? Le hanno avvicinato il microfono? Sì. Sì, la sentiamo. Ce la fa parlare un po' più lentamente e più vicino al microfono? Abbiamo capito che vuole parlare, però dico un po' più lentamente e un po' più vicino al microfono? Va bene. Allora, prego. Sì, la sento, continui pure, vada. La sentiamo? Sì?
Si riferisce al processo, mi scusi Senese, per capire, si riferisce a quel processo del Monte dei Pegni? Quello del Monte dei Pegni? Sì, io la sento, ma io le domande non gliele posso fare perché queste sono dichiarazioni che lei fa, diciamo così, liberamente, non posso fare le domande. Se voleva le domande bisognava fare l'esame durante il dibattimento, ha capito? Però lei riferisca quello che ritiene importante per la sua difesa, va bene? Continui a raccontare quello che ritiene importante per la sua difesa, continui a raccontare lei. La famiglia di vestiti, intende? Giancarlo sta dicendo vestiti?
Non ho capito perché l'ha cambiate, signor Senese, non l'ho capito perché l'ha cambiate queste scarpe, perché aveva un problema al piede? Signor Senese, la blocco perché non ho capito una cosa, mi scusi, lei ha riferito su quella mamma chiatta, uno come mamma chiatta che è in Svizzera, che le avrebbe detto Vincenzo durante il colloquio, non gliel'ha detto o gliel'ha detto per qualche motivo? Non ho capito che cosa vuole dire. Era grosso, per questo, perché era grasso, come mamma chiatta, ho capito.
Sì. Sì, la sento. Sì. Non ho capito quanti erano i soldi che ci ha messo lì? Quanti soldi erano? 18-22 mila euro? Vabbè. Chi gliel'ha detto? Non ho capito chi gliel'ha detto che Giancarlo aveva un dentista. Chi gliel'ha detto? Non ho capito. Ah, suo figlio.
Il fatto non ho capito, ripeta, di... Il... Non ha mai, non ho capito, non ha mai... Come si dice?
Sì, la sento. Sì, sì, la sento. Il suo problema è stato Cutolo negli anni '80, dica.
Barretta, 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 Barretta. Moscato.
Sì, la sento. La sento. A Tor Bella Monaca? Mi scusi Senese, mi scusi, non ho capito dove sta il guadagno, non ho capito. Sì, aspetta. E allora? Che c'entra Centore con Borriello? Si mette a fare? Non ho capito che fa? No, ma... Che fa? Faceva la droga, ok.
Mi scusi? Sì, mi scusi Senese, non ho capito. Coppola Giuseppe si è aperto il ristorante a Testaccio dopo la dissociazione? Sì.
Giovanni Giuliano e suo nipote, non ho capito. Giovanni Giuliano e suo nipote? Sì.
Sì, la sento. Grazie.
Va bene, l'ha già ripetuto più volte questo, ad aggiungere altre cose? Bene. Ha esercitato un suo diritto, è giusto che lei parli nel momento in cui le difese poi le chiedono insomma di intervenire. Allora, facciamo una pausa e poi riprendiamo con le conclusioni dell'Avvocato Leto. Presidente, velocissimamente Prego. prima della pausa, io faccio quella produzione documentale a Sì. sostegno dell'istanza per Celano Dino. Sì. Presidente, io le produco il contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione di disponibilità all'accoglienza della compagna del signor Celano Dino e le dichiarazioni di disponibilità a provvedere alle esigenze di vita del Celano dei familiari della signora Ieroianni che la aiuteranno a sostenere economicamente il Celano Dino, e ancora i contratti di fornitura di luce, acqua e gas di questo immobile che sono tutti intestati alla signora Valeria Ieroianni, il provvedimento della dottoressa Ciancio di cui le parlava l'avvocato Placanica e il dispositivo del procedimento Stige che esclude l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nei confronti di Celano Dino. Ha fatto un elenco? Un indice, benissimo, quindi lo produce a supporto della istanza di sostituzione della misura cautelare. Grazie. Grazie. Va bene, allora sono le 3:15, facciamo una pausa fino alle 15:30. I detenuti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari sono autorizzati ad allontanarsi per mangiare, come ritenete. Insomma. 3:30 vi sembra giusto, no? Sì, 3:30.